Allora, vediamo se l'audio e il microfono è a posto. E direi anche l'audio di OBS. Faccio un controllo un secondo per vedere se è a posto anche l'audio del desktop, giusto per essere sicuri. Mettono per l'appunto qua la musica. Perché sì, c'è della musica di attesa, di un certo tipo. Simulate un pochino, regoliamoci. Prendiamo la musica dall'altra qua. Vediamo un attimo. Un attimo. Ok, direi che siamo a posto. Signore e signori, non solo, buonasera e bentornati sempre in stream. E quest'oggi si torna con le live reaction. Questa volta per l'ennesima edizione, non l'ennesima, però comunque sia ormai da un bel po' che c'è l'abitudine della Gamescom Opening Night Live, condotta da quel guaglione di Geoff Keighley, quello che allunga le conferenze e gli eventi fino allo sfinimento per i spazi pubblicitari, quello dell'invidia verso i film, perché in effetti, dato la presenza di film anche ad eventi videoludici, così come anche l'apprezzamento nei confronti di quei giochi, eccessivo secondo me, che più scimmiottano la produzione cinematografica più hollywoodiana, c'è proprio la sensazione che Geoff, sì, da una parte voglia cercare di rendere il media videoludico più famoso, più conosciuto, più apprezzato, accettato, ma da un certo punto di vista, secondo me, lo fa nelle maniere più, più da invidia possibile, perché per l'appunto non possono essere come film, vorrebbero esserlo, quindi per l'appunto nella maggior parte dei casi, anche se comunque si sono viste cose come Cuphead, ad esempio, proprio al Summer Game Fest, che è caduto lo scorso giugno. E certo, Gatto Bianco, buonasera anche a te, Zio Albo82, buonasera e benvenuto. Il Gatto Bianco sempre comunque. Però siamo per l'appunto ad una nuova edizione, la prima in presenza dopo due anni da Covid, quindi con l'evento sì, ma con altre organizzazioni da remoto, tanto che in effetti Geoff aveva parlato di come sia molto contento, posso anche comprendere in questo caso, di essere tornato a poter fare l'evento in diretta dalla Germania. E per l'appunto quindi immagino che ci sarà anche un bel pubblico in sala, o comunque sarà comunque in diretta dalla Germania. Quindi per appunto che aspettarsi? Sappiamo già qualche cosa, perché comunque Geoff ovviamente, allora intanto sì, Geoff ha condiviso, sì, speriamo arrivi Eroe della Stecca, non so, vedremo se arriva questo fantomatico Eroe della Stecca, non so chi sia, ma vedremo poi se arriverà. Dicevamo per l'appunto, per quanto riguarda quello che ci dobbiamo aspettare dall'evento, sappiamo già alcune cose, molte già dette da Geoff Keighley stesso, e altre però un pochino licate per certi versi. Ovvero, partiamo da quelle che conosciamo già. Perché, per l'appunto, Geoff Keighley ha diffuso proprio ieri, se non sbaglio, fatemi controllare un secondo se ieri... Ah no, questa mattina proprio. La line-up aggiornata di delle cose di cui si è già a conoscenza per questo evento. Quindi abbiamo Borderlands, che sarà comunque sia, poi dico dopo che cosa sarà questo Borderlands in effetti. Poi abbiamo Dying Light 2 Bloody Ties, che sarebbe l'espansione di Dying Light 2, un'espansione che doveva esserci già da un po' di tempo. Se non sbaglio Genshin Impact, che poi cazzole però ormai gli eventi di Geoff Keighley hanno la presenza fissa dei giochi Miyoyo verso Miyoyo che si voglia, quindi abbiamo Genshin Impact, abbiamo anche per l'appunto anche Star Rail, non c'è il ZZZ però se non sbaglio. Suppongo che per quanto concerne Genshin Impact sarà il trailer finale per la nuova espansione per la versione 3.0 che uscirà domani, se ho visto bene. La versione Switch è nell'aere riconfermata qualche mese fa in un trailer, più che altro una descrizione, però non me l'aspetto qui. Mi aspetto più che altro il trailer finale della nuova stagione, della versione 3.0 e basta. Gotham Knights abbiamo anche, che è un titolo che si sta presentando in maniera... diciamo così, non è il sequel degli Arkham che avremmo voluto avere, ma non tanto nel senso che vabbè è diverso, è più incentrato sull'avere un gruppo di eroi, più sulla coop, anche se si può giocare anche da soli. Però da quello che si è visto fino ad ora sembra essere molto lento e sembra dare l'impressione di un gioco comunque sia che non sia un piacere da giocare come erano gli Arkham. C'è qualcosa che non torna. Poi abbiamo Ghost Legacy, che si vedrà dopo il rinvio, che infatti è stato rinviato a febbraio, con la versione Switch che arriverà anche un poco più in là.
Poi abbiamo anche questo Lies of P, che sarebbe, se non sbaglio, un Souls basato per l'appunto su Pinocchio. Tra l'altro c'è stato un rumor di recente che, o meglio, già sappiamo che è stato Snitch, che sarebbe il leaker di Twitter, che aveva già anticipato con il codice Morse essenzialmente, perché sì, ormai siamo a questi livelli per poter dare le anticipazioni, che ci sarebbe stato Lies of P, che ci sarebbero state news dedicate a Lies of P. E per l'appunto la news dovrebbe essere che non soltanto avremo trailer qua, come già specificato da Jeff Keighley, ma che arriverà anche su Game Pass. Poi God Simulator 3, il 2 ricordatevi, non esiste, è God Simulator, quindi passa dall'1 al 3, è proprio la battuta del numero più alto che dà maggior riconoscibilità, l'ha fatta God Simulator. Quindi nuovo trailer. Poi Ion Life, che è un titolo che è stato annunciato, quello del creatore di Rick e Morty, è annunciato all'evento Xbox questo giugno. Poi per l'appunto Honkai Star Rail, Return to Monkey Island, e questo è un buon titolo da vedere qui. Tra l'altro immagino che è probabile che avremo anche finalmente una data, perché comunque esce quest'anno. Se non sbaglio era uscito anche un listino sull'eShop che lo dava per 24,99, ma non mi ricordo quale eShop in effetti. Poi abbiamo Sonic Frontiers, e qui c'è da dire una cosa. In effetti abbiamo già visto la data, perché è venuta fuori oggi. Inavvertitamente un canale giapponese di Sega ha caricato una pubblicità in giapponese del gioco, e abbiamo la data, che è nient'altro, che non è nient'altro che l'8 tra l'altro è un trailer che si rifà molto a quello che è stato diffuso, irorato nelle sale giapponesi prima della proiezione di Sonic 2, visto che è arrivato l'altro giorno in Giappone, ed è per l'appunto la data l'8 novembre 2022, il giorno prima di God of War Ragnarok. Una settimana di quelle. Che meraviglia. La meraviglia proprio. Le coincidenze, eccetera, eccetera. Però, scherzi a parte, io spero un pochino che questo trailer, perché dovrebbe essere ricco anche il trailer, a parte la data, mostri il gioco in una forma migliore. Perché abbiamo visto tutto l'IGN First a giugno che l'ha mostrato come davvero, in certi versi, come una beta di una demo di Unreal Engine, con queste land enormi, ma con Sonic che non sembrava poter fare sì delle cose, anche però più che altro i nemici che sembravano tutti uguali, e quella sensazione non si è tolta neanche durante il trailer del Direct Battle Showcase di giugno, che però l'ha mostrato in maniera migliore, perché abbiamo visto anche il cyberspace, ovvero i livelli più canonici di Sonic, più alla Sonic, al di là del grande mondo, perché secondo me, ripeto, andrò un pochino più in profondità da questo punto di vista, però secondo me il concetto dell'open world, del mondo più aperto per Sonic, combinato a platforming, è una figata, perché Sonic di suo è molto veloce, quindi si presta molto bene a poter girare in spazi molto lunghi per il parkour, anche dovrebbe prestare. Ad esempio abbiamo meccanica anche in Sonic Lost World, non sono state riprese però così come in Sonic Lost World, con tutto che aveva altri problemi col gioco, perché il Sonic Team ha sempre problemi. La potenzialità ci sarebbe, però abbiamo visto con Legend First un titolo che sembrava anche nella versione PC, non sto neanche parlando di quella Switch, o comunque se nelle versioni current gen, un titolo con varie carenze tecniche, che non più che altro jank tecnico, con un colpo d'occhio che ci può anche stare, però con nemici che sono ripetitivi, che non hanno questo grande stile, alcune mosse che sono fighe, altre che abbiamo il cazzarone di calcio volante che fa così, con l'animazione di un troncoso che è una roba mostruosa, proprio così. E poi per il fatto che sembrasse tutto uguale, ma se abbiamo veramente, come si è rumoreggiato, altri mondi diversi, altri biomi, sarebbe già meglio di Halo Infinite. Scherzo a parte, però sì, sarebbe meglio. Io spero che questo trailer magari, anche perché in effetti già nel Direct, come ho detto prima, sembrava un po' meglio. Stranamente, visto che la versione Switch, che in effetti tecnicamente non mi sembra malaccio, la risoluzione è bassa, ma da quello che ho visto sembrava girare abbastanza bene per essere Sonic Frontiers, visto che c'era anche il pop-in nelle altre versioni, quindi non è un problema della versione Switch nello specifico. Sembrava essere comunque un titolo che andasse, versione Switch almeno, con un certo criterio. Ho visto cose molto peggiori. Ciao Ark! Che poi tra l'altro si beccherà un secondo port a breve, doveva essere a settembre, però non ho visto più notizie a riguardo. Pensate a un secondo port per un gioco che è uscito già anni fa, figuriamoci che disastro hanno fatto. Però sì, spero, perché già in quell'occasione, essendo come dire,
un materiale diffuso con anche una narrazione dietro. Comunque sia stata una visione più guidata al gioco che l'ha mostrato in maniera migliore. Spero che lo sia la stessa cosa anche per questo trailer. Magari ancora meglio, magari per appunto con maggiore visione dei Cyberspaces, degli altri livelli, con la data che sarà l'8 novembre. E quindi io spero, cioè temo che rimarrà comunque sia un titolo con varie carenze, però non voglio che diventi un titolo, che sia davvero un titolo così deficitario come si è visto in altri ambiti. Cioè i cazzarola delle rotaie nel cielo ancora me le vedo, perché ha imparato la lezione peggiore dalla serie Falcom Trails in the Sky. Cioè, ma non così! Poi abbiamo ancora The Callisto Protocol, che si è già visto quest'estate, si è visto l'evento dallo State of Play di Sony, si è visto anche al Summer Game Fest. The Expanse Telltale Series, di cui sappiamo poco o niente. Poi abbiamo The Outlast Trials. Poi abbiamo anche Unknown Worlds e New EP. Sarebbero quelli che sono dietro Subnautica, che è uscito essenzialmente ovunque, con anche il sequel negli ultimi mesi. Poi è più di un'altra dozzina. Ecco, parlando delle cose invece di cui abbiamo già dei leak, grazie tante Amazon. Uno, che è l'Esto Borderlands qua? È New Tales from the Borderlands, il sequel del Tales from the Borderlands che era stato fatto ai tempi da Telltale, che uscirà a quanto pare il 21 ottobre su tutte le piattaforme: PS5, Xbox Series X ed S, Xbox One, PS4, Switch e PC. Quindi per appunto, tra l'altro, sono anche venuti fuori delle immagini dal listino dell'eShop, che dovrebbe pensare, se non sbaglio, 15 GB là sulla console Nintendo. E di questo è chiaramente Borderlands. Poi un'altra novità invece, che immagino sarà qui, cioè non vedo altre spiegazioni, sarà Dead Island 2. Sì, quello è Dead Island 2, che era stato annunciato nel lontano 2014 ormai, e che finalmente si rivede. Infatti, per appunto, il sequel annunciato alle 3 2014, sono passati 8 anni senza notizie. 8! Uno sviluppo di un travagliato che la metà basta, e a quanto pare uscirà a febbraio. Perché sì, tanto a febbraio ormai abbiamo tutti i vari titoli che sono stati rinviati. Ormai alcuno, come quest'anno, sarà un altro alcuno di fuoco infernale. Immagino che qualcosa potrebbe anche essere ulteriormente rinviata. Spero non nuovamente Forspoken, perché questo titolo cazzarola, scusate la deviazione, però sto titolo cazzarola si è visto rinviare già 3 volte, se non sbaglio. Deve essere maggio, poi sì. No, 2 volte, maggio, poi ottobre, e poi ottobre quest'anno, e poi nuovamente gennaio. Tra l'altro l'ultimo rinvio è essenzialmente perché Square si è consultata con i partner e ha detto, e ha realizzato che forse è meglio in effetti non rilasciare il titolo ad ottobre, quando c'è un'altra mattanza, in effetti, con anche coinvolgimento di Square, perché ovviamente Square ha tipo 30 titoli da tutte le parti. Dai un calcio a terreno e spunta fuori un titolo Square all'improvviso, sviluppato da che ne so, dagli sviluppatori di Elden Ring, come per Harvestella. Ti spuntano all'improvviso, di sviluppatori a caso. E quindi, perciò, questo è possibile. Poi, cos'è che abbiamo ancora di possibilità? Allora, devo essere sincero, visto che comunque sia parlato di titoli annunciati, non ha mostrato tutte le carte questa volta Geoff. Questa volta in effetti è interessante la cosa, perché ovviamente ci sono titoli come questo che in realtà sono stati annunciati ma da una marea di tempo addietro, e quindi non lo sai come sono. Poi sono passate ere geologiche, siamo passati da una genera all'altra con Dead Island 2, in assurdità. Però stavo pensando, dal punto di vista giapponese, stavo pensando a un titolo che potrebbe essere presente qui, anche se in effetti immaginavo che sarebbe stato citato da Geoff Keighley. Tipo One Piece Odyssey, che si è presentato con trailer all'evento del Summer Game Fest. Però, visto che dovrebbe uscire nel 2022, almeno questa è la data di uscita fino ad ora, il periodo di uscita fino ad ora, immagino che dovrebbe esserci anche un trailer per mostrare la data di uscita di questo gioco, perché siamo ad agosto. Se esce quest'anno non è che manchi molto per dare una data. Oddio, è anche perché siamo in un periodo nel quale basta anche dare una data 2 mesi prima dell'uscita e tutto va bene, anche per titoli grossi. Per dire, per NBA 2K23 l'annuncio è stato fatto 2 mesi dall'uscita, non è un problema. Lo stesso parlando sempre di Tech Shooter PGA 2K23, annuncio l'altro giorno d'uscita ad ottobre, inizio ottobre, quindi figuriamoci. In effetti una cosa simile avverrà anche per New Tales from the Borderlands, quindi. Però mi sembra strano non sapere ancora la data, o forse aspetteranno il TGS, che è un'altra possibilità per Namco. Sì, in effetti comunque non so, non ho molto aspettativa, nel senso che non so che cosa potrei aspettarmi a questo evento, perché avremo delle cose inaspettate, lo sappiamo,
Più che altro perché Geoff, ripeto, questa volta, forse anche memory di quanto ho corso al Summer Game Fest, ha cercato di lasciare alcune carte non tutte coperte. Quindi sì, avremo anche dei titoli, immagino, tra quelli non annunciati per l'evento che si sono già visti in passato, ma immagino anche delle sorprese, titoli non ancora annunciati. Quindi non lo so, francamente non so che aspettarmi al di là di questi titoli, devo essere sincero. Semmai, la cosa che vorrei più di tutte è, ti prego Geoff, fai un evento con un ritmo decente. Perché in effetti so già di stare chiedendo una cosa un po' eccessiva. Perché a casserola è vero che c'è il rumore anche di Quantic Dream, che potrebbe avere un titolo qua, il che mi farebbe morire da ridere, perché da una parte Geoff tu denunci le violenze sessuali contro donne che sono state che sono state denunciate in varie parti dell'industria, pensiamo a Ubisoft, pensiamo purtroppo ad Activision Blizzard. Tra l'altro non c'è COD, in effetti è vero, questa volta non ha promosso COD, quindi non credo che ci sia, l'avrebbe promosso se ci fosse stato. Un passo avanti, e se c'è però anche davvero Quantic Dream, un passo indietro per le varie accuse che ci sono state in passato e che ci sono ancora in corso di violenze sessuali occorse durante lo sviluppo di vari giochi, o comunque sia anche di harassment in generale, non direttamente la parte più cruenta della violenza sessuale. Cioè, tu mi denunci queste cose e poi mi presenti che cosa? Ad esempio, come corso ai Game Awards, mi presenti il titolo di Star Wars Eclipse sviluppato da Quantic Dream. E che ha fatto anche ammazzare dal cringe varie persone, perché magari pensavano, oh, Star Wars, un titolo nuovo, magari buono, non Electronic Arts, e poi si vendono Quantic Dream. Tra l'altro titolo che, se ho letto bene, è stato anche, diciamo che è in sviluppo travagliato, quindi bene, no, figuriamoci, uno sviluppatore in uno stato di grazia proprio, Quantic Dream, no, bene, Geoff, bene. Però, a parte Quantic Dream, davvero, non so che altro potrei aspettarmi, non lo so. Intanto io metterei anche Asuka Mintero, perché ci siamo quasi. Non so che aspettarmi. Proprio... ecco, per l'appunto dicevo, magari un ritmo un po' migliore, però anche è vero che mi sto aspettando una cosa del genere da un evento che si sa sarà di circa 2 ore, tanto che non potrò neanche fare una cena come si deve stasera. Dovrò fare un paninetto post evento alle 10. E... questo è il minimo. E però con 35 giochi circa, più o meno. E ora, sarò anche abituato io ad eventi come State of Play, Nintendo Direct, ma 35 giochi in 2 ore mi sanno purtroppo di un altro evento che si stiracchierà all'infinito in maniera esagerata, con 6 sessioni sul palco, se giustamente cambiamo anche l'evento in diretta, sessioni sul palco, interviste, e poi ovviamente gli spazi per le pubblicità, perché sì, ci devono essere, altrimenti sto evento non si regge dal punto di vista economico. Io spero che però riesca a mascherare in qualche modo le 2 ore questa volta Geoff Keighley, perché la volta scorsa al Summer Game Fest non ce l'ha fatta proprio. È stato un evento non è che è stato un evento con tutti i giochi brutti, anzi, però forse un eccesso di titoli nello spazio all'inizio soprattutto. Però proprio come ritmo una cosa atroce, proprio atroce. Non la prima volta, tra l'altro, purtroppo. Non la prima volta. Anche gli Ultimate Game Awards, che sono stati strani anche per altre cose, sì. Segmenti di sponsorizzazione e contenuti sponsorizzati, ovviamente. Buonasera anche a te, Nothing_78, buonasera. E ovviamente comunque si inizia ovviamente per quelli di più di 18 anni. Potrebbero esserci giochi a previa dei bambini, giustamente, e Geoff Keighley, quindi roba per adulti. E se va. E se parte. Ammazza il pubblico! Passano dopo 2 anni senza pubblico. Keighley! No, è Geoff! Vabbè, io lo chiamo Geoff perché Geoff. Eccola, con la giacca. Ma perché sta giacca così? Oh my god, hello everybody! How you doing? C'è sempre quel tweet a cui farò sempre riferimento, che dice: ma ogni volta che c'è un evento di Geoff vi dirà questa è una cosa che cambia per sempre l'industria, il mondo sarà più lo stesso, e poi c'è l'immagine di una roba per bambini cretina. E questo è Geoff Keighley. Oh cazzo, non è vero che ci penso! Magari Dokev, magari Deeper Levis, lo rivediamo. Gamescom, and we connected with all of you virtually, and the fact that Potrebbe we're anche back darsi, here in magari person, abbiamo la data, I don't come ever no. take this for granted before. Però So, forse anche guys, Dokev
È vero che sto pensando che titoli che sono già stati in altri eventi di Geoff Keighley, però visto che lui fa ripetizioni con Genshin Impact e con Honkai Star Rail, posso farlo anche io, no? Con le previsioni. Tons of world premieres. The entire industry has come together to showcase the future for l'intera you. industria, We've got games like Sonic Frontiers, the Callisto Protocol, Outlast Trials, Hogwarts Legacy, Gotham Knights. And a lot of surprises of things that we didn't talk about in advance. So we've got some good stuff for you tonight here at Gamescom. And I can't wait to get started. We've got 2 hours of stuff, so should we just get right to it? Va meglio così, aspetta, potrei anche in effetti un attimo abbassare un po' il volume del... Ok. Dimmi, va bene così adesso? Come va? Dimmelo tu. With our first world premiere. It's a new world from a brand new team that has a bold vision. Let's check this out. Oddio no, sarà una roba dello spazio, perché nuovo team, cioè in realtà sarebbe anche buono vedere Geoff che promuove team nuovi, però... Ok, non è spazio. Ok. No, perché... Ok, il director, Leslie Benzies. Mi garba come estetica. È un po' spazio, è vero, però mi garba. Devo essere sincero, mi garba. The goals are to make an experience that's unlike any other, which is such an exciting thing to be part of. I think ultimately, like, that's kind of been the big ambition, is to create. Ovviamente spazio, però sì, ovviamente spazio. Non ne usciamo fuori, però mi garba comunque. Almeno vedere quello che mangia su un pianeta mi garba. Ok, con natura soprattutto mi garba. This is more than a game, it's a labor of love, it's a labor of passion. Ok, non lo metto in dubbio. Next generation of gamers. Un rave party? No, però comunque stilisticamente ci sta. There's something in it that will definitely appeal to you, no matter what it is that you love to do. Ok, ci sarà qualcosa in questo titolo che piacerà a tutti, indipendentemente da quello che ti piaccia, cioè in base ai tuoi gusti. And I'm excited to see how they feel about it, even though they will have to wait just a little bit longer. Ma avremo soltanto artwork o magari c'è anche un po' di gameplay, una cutscene, un qualcosa? Per curiosità almeno. È tipo uno di quegli annunci che in realtà sono annunci di assunzione, venite a lavorare per noi. Ok, aspetta. Ok, aspetta. Oh, eccolo qua. Ok, già il fatto che non sia realistico come stile, cioè si vedeva già dagli artwork, però la realizzazione non è totalmente realistica, quindi mi va anche meglio, visto tutti gli altri titoli spaziali realistici che si erano visti al Summer Game Fest. Interessante, quindi abbiamo spazio per l'appunto per divertirsi, poi esplorazione. Che cos'è? Quindi vuole essere tipo Fortnite nello spazio? Nel senso di varie cose che si possono fare tra per l'appunto... allora, vediamo... Everywhere, avevamo Everything, come gioco adesso abbiamo anche Everywhere, a posto. No, no. Mi sembrava un po' non realistico però. Vabbè. Almeno i colori comunque sembravano essere non così realistici. Cioè, buoni colori. È una cosa particolare, quindi teme for New World, quindi credo che sia un titolo che vuole essere un po' tipo Fortnite, nel senso di poter fare tante cose nello stesso gioco. Ecco, appunto, sì. Everywhere, what kind of game is this? What can you tell us, Adam? Everything. Well, firstly, can I just say it's really exciting to just be here, and we've been looking forward to coming out of stealth mode, and really delighted to start the conversation today here at Gamescom. Okay. Now, I won't be able to reveal everything, but what I can say is that really we're not trying to make a normal game. I think the scope and ambition of this project are quite unlike anything else. We want to build a whole new world for gamers, and not just a place to play, but watch, 500 milioni di crowdfunding in 10 anni, come? And so much more. Well, I gotta say, the end of the trailer, I think we all were taken aback by, whoa, change art style, this seems totally different. What, is that part of Everywhere? What can you tell us? Infatti sembra molto diverso. One of the many surprises we've got in store for players. I mean, quindi abbiamo anche stili... in effetti non mi sembrava realistico lo stile delle altre parti. But ultimately we made Everywhere to be a place where players can make their own experiences.
Quindi immagino che sia un titolo fortemente centrato sull'online, sulla cooperazione, sul multigiocatore, ma più che altro non tanto come competitivo. Un attimo. All right, well, definitely a bold vision for what you're doing here. The other question I'm sure we're all wondering is, we didn't see any date on the trailer. Any sense of when we're going to get to play this thing? Where are you at in development? Well, I'm delighted to say that we aim to have everywhere in the hands of players in 2023, but we've got many more things to show and tell over the coming months. And we're really excited to pensavo che fosse molto più arretrato come sviluppo. Really, today was just a sneak peek behind the curtain to see what the team has been so hard at work on. And we're really excited to get this in the hands of players as soon as possible. Interessante che abbiano comunque sia data periodo di uscita 2023. Perché veramente all'inizio pensavo, oddio, saranno Hardrock, quindi comunque sia sarei un po' in alto mare. Invece no, ok. Ok, quindi abbiamo altro annuncio anche. Credo, se ho capito bene. Questo sarebbe Level Infinite, aspetta, cos'è? Non mi sta venendo in mente, potrebbe essere... Ah, no, Funko, aspetta, quindi dovrebbe essere... No. Leggendari. Ah, Dune è vero, me l'ho scordato di Dune. Me l'ho scordato dall'altro leak di The Snitch, Dune. Giusto? Che non è il Dune che è uscito poco tempo fa su Steam. È un altro. Un altro Falcon? Falcon si è accaparato i diritti dello sviluppo di un altro titolo di Dune. Mi sarebbe tornato in mente quei cazzarola di patigli degli NFT che si sono comprati il libro degli artwork di Dune e pensavano abbiamo i diritti di Dune, così, con il libro degli artwork. Degli imbecilli, guarda. E ovviamente erano fan degli NFT, giustamente. Buona la macchina, vero Verme? Buona? Sì, Taim, però cioè nel senso che non so quanto sarà legato agli eventi del film, perché c'è già un titolo uscito su Steam in tal senso. Cioè non tie-in per l'appunto. Ed ecco qua. Beh, in effetti è iniziato con 2 annunci comunque, Geoff. Speriamo che non sia il fatto che il ritmo poi cada alla fine come è successo altre volte. Dune Awakening. Oh, un MMO Open World Survival. Bene. In realtà non è male come idea, credo. Non è male. Trust me, the fun is just beginning tonight. All right. How many of you out there are fans of PlayStation? Aspetta. Well, we've got a fun surprise for you. I said, PlayStation, what can we do for all the fans coming together here at Gamescom? Non mi dire che è il Davers 2. Qua? I'm honored to share this global PlayStation announcement with you right here at Gamescom. Ma non doveva esserci il PlayStation al Gamescom? No. Che cos'è? No, controller. Sì, aspetta, che cavolo è? Ah! Oi! Controller che si può comporre. Quindi è customizzabile. Ah. Ok. No, non VR2, no. There you go. The DualSense Edge. It's a high-performance, ultra-customizable wireless PlayStation 5 controller designed by PlayStation. And you see there you can have your own custom control profiles customized to your playstyle. If you guys want to learn more about the brand new controller, you can head to PlayStation blog. And thanks to PlayStation for sharing that announcement with us here at Gamescom. All right, next up, the Callisto Protocol. You guys hyped for that game? Almeno il ritmo per adesso abbastanza sostenuto. Però dire PlayStation, abbiamo un annuncio di PlayStation, ragazzi, e poi il pad è customizzabile. È una cosa interessante, ma non so. How has the response been to Callisto so far? Man, Jeff, the response has been fantastic. Infatti il pad Elite è quello che ha fatto Xbox già in passato, proprio customizzabile, è vero?
Ovviamente nessuna data, ma potrebbe anche darsi che poi PlayStation darà la data sul blog. L'ha già fatto più volte per anche alle semi precedenti. Avevamo Gran Turismo 7 allo scorso PlayStation Showcase, niente data, e poi blog, post del blog e data. E abbiamo gameplay di Callisto Protocol di nuovo. Quindi combattimento folle. Il Callisto Protocol sembra dirla tutta interessante. È molto Dead Space. E ovviamente non può essere altrimenti, visto che ci sono i sviluppatori di Dead Space dietro. C'è anche la user interface, la vita, la barra della vita, che è proprio da Dead Space spudorata. And today we're going to show a couple new things, including one that we're showcasing called mutations. The enemies may sometimes have these tentacles that come out. And if you don't shoot them, take them out on time, I nemici avranno anche dei tentacoli. This guy in real time is going to mutate in front of you into something bigger, better, faster, meaner. And he's going to be taking you non out. La cosa migliore per i deboli di cuore, però voglio vederla. Via. Games. It's coming out this December. Glenn, thanks to you and the team for putting this together. Let's take a look at brand new gameplay from the Callisto Protocol. Thank you. Meglio di dire, raga, abbiamo PlayStation a questo evento, ed eccola qui, il pad customizzabile. No, scusate, è che mi fa sempre un po' strana una cosa, mi fa strana. Ovviamente filmati da console next gen, la PS5 suppongo. E vediamole queste mutazioni. Tra l'altro, se puoi, lancia uno dei nemici contro quella parte là, perché chiaramente sono da lanciare. Hai anche la forza, quindi... Esatto, bravo, così. Mamma mia. Dai, su, chi è che muta? Te sembri essere un buon candidato. Dai, ti vedo anche che stai un pochino tentennando, perché secondo me hai qualcosa dentro di te. No, niente, non sei tu. Va bene. Mamma mia. Tra l'altro c'era anche il punto del trailer in cui un nemico mangia la testa proprio, che è di una cruenza, mamma santa. Non qui però, Ecco i tentacoli. Un po' pochino dalla pancia. Pensavo proprio a tentacoli. Magari gli altri erano i tentacoli che spuntano da più altre parti del corpo. O magari se lasci andare i tentacoli diventano molto più grandi. Vediamo un attimo. Lanciala, mamma mia. No, il vomito non fa mai bene. Quando uno è senza testa, ma comunque continua ad andare avanti. Mamma mia. Ecco i tentacoli della testa. Ok, vai. Ah! Oh cazzarola, ok, cioè si è tolto le braccia e poi si è riformato con anche la testa. Ok, non soltanto tentacoli. Buono. Quindi nemici con anche maggior vita. Ok, questo può essere interessante se dà per l'appunto maggiore opportunità di gameplay negli scontri, di varietà negli scontri. Ah, magari avessimo un po' d'acqua qua. Oddio, questa è sporca. Mi raccomando, evita quello tutto con il cavallo. Evitalo a tutta forza. Evitali, non farti... No, calmo. Evita, bravo. Perché non è una cosa piacevole. Mai. Mai saltare troppo, vedi che ti succede. Immaginavo che ci sarebbe stata anche proprio la cutscene del truculento Trancio fosse salito un po' troppo col salto. Elica! Ha preso! Oh! Dicevamo della cruenza! Appunto! Minchia! E non è rinviato! Ale! Ormai la paura c'è. Bene, è il primo titolo di cui si sapeva già, è stato tolto.
Oh, abbiamo il Coast. Quanto sarà presente sul palco assieme a Geoff? I'm your guide for tonight for all the happenings around Gamescom, and I'm really, really excited to be here because the heart of gaming is beating once again, and game devs and publishers from all around the world are making their way to Cologne. Il primo evento con maggior presenza di persone dal vivo dal 2019. If you're not here yet and still can come by, make sure to drop by, and if you can't, make sure to drop by next year because it is definitely worth a visit. Calma. And one of the highlights we have this year is we actually have the largest indie area ever, bringing visitors and devs closer together than anywhere else in the world. And you can meet the makers of the most original and fantastic and creative games here. Ok, buono. And if you're not la cosa here, bella è che al Summer Game Fest la cosa dopo criticata agli indie, che era quella gestita da Double Fine, era la cosa migliore, è stata migliore da quello che ho visto del Summer Game Fest, figuriamoci. E se ne torna via nel backstage. But let's get right back to the world premieres. This next one is one you've been waiting for a long time. Sarà Dead Island 2. Let's take a look at this brand new world premiere. Chiaramente, da lungo tempo sarà Dead Island 2. Vediamo. After an age of the cruelest tyranny, man finally defeated its Forse no. The gods. No. A meno che non sia cambiato molto, non è Dead Island 2. Forever. The champions of war united. X-Work Studio, situazione con Sea Games. Aspetta, come si chiamava quel titolo che è uscito della Sea Games? Era... Aspetta, non mi ricordo, non credo che sia quello però. Che si chiamava, accidenti, che è uscito su tutte le console. Non mi ricordo il nome, vabbè. E come adesso vediamo comunque. E ciao alla chiesa. Ma in effetti era già infestato di teschi, di tutto. Though from these darkest days, new heroes arise. To defy the gods, one must embrace the darkness. And so lies our only hope. Aspetta, Rock? Perché sì? Simile il cerbero. Ah, con le ali. Oh, ok. E ce la fai? Tra l'altro con una lanterna blu. E l'altro... Oh, lui blu, l'altro invece è corrotto, giustamente. Identificazione da colori. Con più di 2 braccia. Ah, la lanterna blu che... Cosa fa? Purifica? No, niente. Non ha fatto abbastanza, mi sa. Tutto bene? Mi sa di... No, ma proprio no. Quindi quando è che torna in vita? La lanterna si spegne. Quelle specie di farfalle vanno su di lui. Ah, ecco la lanterna, ovviamente. Mi porta in vita, dai. Ovviamente. Ma quindi è un simil Souls? Perché già del morire e poi di ritornare in vita fa tante cose, ma anche Souls, almeno visto anche l'ambiente. Però sul posto sullo stesso posto. Ah, The Lords of the Fallen. Ma se non sbaglio questo è il sequel, però non è reboot, cioè non è... That's right. They dropped the two. The Lords of appunto. the Fallen. All right, now it's time for another new game announcement. The sequel to a game that redefined the term couch co-op. Check this out. Il sequel del gioco che ha ridefinito il concetto di couch co-op. Ma il 2 non c'è più. Missing your regular FARTs? E quindi è reboot di nuovo, cioè, scusate, è uscito il primo e poi il secondo. Visit exotic destinations. Move your dreams, whoever you are. Apply today. No skills? No worries. Non ho proprio idea di che cosa sia. You're hired. Sembra simpatico però. No, dovrebbe essere il 2, cioè hanno... È la prima volta che penso di un titolo che già il 2
si toglie il numero per tornare all'1. È la prima volta che vedo una cosa del genere. Move locally or connect together online. Sembra carino però. Tanta coop, quindi. Nice one. Coming 2023. Ah, Moving Out. Vero, però non pensavo che fosse così importante come titolo, giusto? E vabbè. Oddio, eccola. Yes, it's time to step into the Potterverse. You guys excited for Hogwarts Legacy? Yeah, well, it is coming out in February of 2023, and tonight at Gamescom we've got the brand new trailer for you to take a look at. I don't want to say much and spoil sono much. sorpreso che il trailer di questa roba non sia al it. probabile evento Sony di settembre, visto che dovrebbe esserci un evento Sony a settembre, come ormai sembra essere abitudine. Sì, è publisher un bel po' ormai, anzi. The more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. If either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Unforgivable curses Al di là delle considerazioni per quanto concerne J.K. Rowling, devo essere sincero, questa è una presa di un certo tipo per Geoff. Che poi tra l'altro Warner Bros. Ha anche porterà anche Gotham Knights a questo evento. Proprio diciamo che è il momento giusto per avere un po' di titoli Warner Brothers. Però tornando poi a J.K. Rowling, cazzarola J.K. Rowling, si è proprio rovinata la... Devi essere una persona migliore, no? Sì, nel senso che Warner Brothers ha anche Gotham Knights a questo evento, come ho detto prima, illustrando i vari titoli che saranno presenti a questo evento, di quelli già conosciuti. Sì, adesso è Harry Potter. Che poi non sembra neanche brutto, anzi. Però... Have the two of you done? Quindi coop, mi sembra. Il 10 febbraio. E abbiamo anche il pre-order, abbiamo anche il bonus per il pre-order. Ok, questo è il trailer per la data, per tutto quanto, giustamente. Ah, interessante che i pre-order inizino anche per la versione Switch allo stesso tempo, quindi forse non è troppo distante dagli altri. E quindi i pre-order sono anche per quella versione, interessante. Ed eccolo qua. Ah, tra l'altro vedo che Geoff direttamente direttamente lo mostra tanto ormai. Ah, tra l'altro complimenti a Deck Shoe per avere preso da Nintendo la parte new per il titolo. Perfetto. So, tell us about this. We remember Tales from the Borderlands. This is new Tales from the Borderlands. Perfetto, guarda. New story. Già spiattallato così. Logo, data, tutto perfetto. We got some of the original storytellers and writers that were back in the day at Telltale and developed an all new storyline with all new anche membri del team di Telltale che ha lavorato originariamente al titolo. With production from Gearbox Studio Quebec. It's an all new experience and we're here to show it for the first time today. Ho letto cose molto positive sull'originale Tales from the Borderlands, soprattutto da un punto di vista della scrittura, in effetti. Coming in October of this year. Perché giustamente ottobre non è già pieno di titoli, ovviamente. Perché l'industria ha questa abitudine di avere, ovviamente anche a causa di rinvii e quant'altro, di avere dei periodi in cui c'è poco e periodi in cui c'è tutto, letteralmente. Tanto per dire, il grande buco su PlayStation e Xbox da inizio aprile fino a questa settimana, la scorsa anche tenendo conto di Madden, il grande buco. Ovviamente è costato anche da rinvii e da quant'altro, però c'era comunque già di suo che ci sarebbe stato un buco molto grosso rispetto anche agli anni passati. Almeno l'anno scorso c'erano Resident Evil Village, Guilty Gear Strive e anche Ratchet & Clank su PlayStation, così come Returnal. Tanto multiversus per certi versi. Santo multiversus. E in effetti quello è uscito prima di Madden, quindi almeno quello. Vabbè.
Ne spara tante quella pistola. Era quella cosa con le action figure. I always wanted to change the universe for the better, and now we actually can. But more importantly, we'll be drowning in ash. Non farlo mai più. Non farlo mai più. Mai. No. No. Why are you people like this? Oddio no, alla voce così. Oddio no. If you happen to see any corpses along the way, don't worry about them. They're just, yeah, don't worry about them. Ok, d'accordo, va bene. Non ti preoccupare, basta. Come back to the city and join the deadliest spectacle of this season. Dying Light, direttamente così, ok. I'm gonna tell you a story about a species that survived millennia. No, è che da Geoff non mi aspettavo un passaggio così diretto da una cosa all'altra. Homo rhodesiensis, Homo erectus, all of them wiped out. Come hai detto che si chiama, scusa? Homo erectus? Troppi sensi! This is the new arena. E dove trovarli? Stay alive. È proprio lo stesso Dying Light 2 che vi ricordo. Diciamo che è una cosa molto diversa. È Dying Light 2, vero? Non è che mi sto confondendo con un altro titolo di Techland. No, credo, è zombie, quindi direi di sì. Anyone can be a warrior. What makes you different is the spirit of a champion. Certo, infatti, ecco. Bloody Ties, eccolo qua, sì, infatti. 13 ottobre. Ovviamente sempre ottobre. Red Bull Ultimate le ali. Perché spot? Ti prego, Geoff, non troppi, Red Bull gives you games to come. So you want to join me? Questi sono gli spot. Questi sono gli spot, accidenti. Aspetta, abbiamo... Non è che ci becchiamo anche lo spot di Nintendo. Nintendo Switch, S-Games. Non partecipa a Nintendo, ma si prende... Ma comunque al momento degli spot. Dimmi di sì. Perché è successo anche alla Summer Game Fest. Dimmi di sì. Paghi soltanto per avere lo spot. Per ricordare, uè raga, abbiamo giochi alla nostra console. Ce ne sono un bel po'. Product not yet rated. Questo, No, non mi devi... No. No. Ok. Marauders. Ok. Veramente qua proprio mi viene a dire... Ok, non so che altro dire. Questi stanno sparando ancora e basta. Geo! Destiny 2. Che ha avuto l'evento proprio poco prima dell'Opening Night Live. Tra le varie cose ho annunciato la nuova espansione per l'Eclissi, poi anche alcune semplificazioni per i giocatori, come ad esempio quelle potete trovare ovviamente i gruppi, che tra l'altro si chiama LFG, Looking for Groups, che potrebbe anche essere inteso come Let's Fucking Go, ed è chiaramente intenzionale, Bungie. Poi anche il fatto che uscirà anche su Epic Games Store, anzi che è uscito su Epic Games Store, e che tra l'altro, cosa importante, le espansioni passate non verranno più archiviate, ma verranno sempre mantenute, al contrario di quello che è successo negli ultimi tempi con Destiny 2, il che è una cosa molto buona. Cara, ti fumava un pochino la testa. Non so se va bene che essere arrabbiati, però giusto per essere... per dirti una cosa, ti fumava un po' la testa. Va bene la capigliatura fumè, ma qui si esagera leggermente, se si posso concedere. Poi anche avere delle facce nella capigliatura, non lo so, è un po' demodé e anche un po' inquietante, se devo essere sincero. La tua testa sta andando a fuoco! Va bene. Che poi sì, in inglese sarebbe Lightfall, da noi l'Eclissi. Che esce a febbraio per l'appunto, sì, il 28 febbraio. Io ho il tempo per la fine del mese. Oh, grazie. Hello
again. Oh, è tornato al backstage. The Gamescom Awards will be handed out to the winners of the best games on the show Dream floor. con una donna sul palco, dopo tutte le accuse. Cioè, figuriamoci, il tocco di classe, Geoff, non farmelo, ti prego, però, non farmelo. So make sure to tune in. But tonight, I'm allowed to hand out 4 awards. I'm very, very excited about that. Vabbè, and I would say, let's jump straight into it, starting with the most wanted PC game. Here are your nominees. Oddio, quanto dura la parte? Sì, no, è immenso. Cioè, da quello che leggo, comunque sia. E soprattutto adesso non avrà più il fatto delle espansioni che vengono archiviate. Quindi Metal Hellsinger, System Shock, Warhammer 40.000 Dark Tide. I titoli più And the winner is vediamo. Metal Hellsinger. And here to accept the award is Sheila Wikström, executive producer at The ma in realtà da quello che hanno annunciato ci saranno anche delle agevolazioni per i giocatori più per i primi giocatori che sono nei primi anni con Destiny, quindi ad esempio anche con menu meno pesanti, o comunque sia anche con introduzioni, anche c'è un sistema di gradatori, da quello che ho letto, meglio di gradi dei giocatori. Non ho visto nello specifico tutto quanto, però hanno per l'appunto proprio parlato nell'evento che è occorso poco fa, prima del Summer Game Fest, dell'Opening Night Live, di come vogliono comunque cercare di rendere più facile l'accesso ai giocatori nuovi a Destiny, visto che comunque sia un titolo che tra l'altro hanno detto loro stessi è riuscito ad accogliere 5 milioni di giocatori nuovi nel corso dell'ultimo anno. And empathy, just as much as any other craft in games, would be the key to successful game development. And it's precisely those qualities that my team possess, and why I'm so privileged to be working with them every day. I love you guys at home. I miss you so much. So what I want to say to you, my industry friends and colleagues, amici dell'industria, treat each other with heart, kindness, and respect every day. Make games with humanity. Thank you so much. Dillo forte. Adesso annunciano veramente il titolo di Quantic Dream proprio come se qualcosa di successiva. Non farlo, Joe, non farlo. Premier train keeps going. It's time to move to the world of Sonic. Any Sonic Hedgehog fans out there? Ok. Adesso Sonic Team. Sonic, fammi vedere cose buone. Non fammi vedere il calcio rotante così. Fammi vedere cose buone. We've got a brand new trailer for you and confirmation of the release date too. Bene, Geoff direttamente lo dice, c'è anche la data. Vabbè, giustamente. Ma ciao nuovi Wisp. Si era già visto nei tweet dell'account ufficiale. Non so se siano gli Wisp però. Cioè tipo gli Wisp però. Ah, Siri. Questa parte è figa. I livelli sembrano fighi. Ok, di nuovo Green Hill però sembra... Oh, ecco qua un'altra altri biomi, eccoli qua. Perfetto, eccellente. E purtroppo ci sono ancora le rotaie nel cielo. Silver? Amy, is that you? No, aspetta, chi è? No. Ah, Noemi. Ma mi sembra di Silver comunque. Non il calcio in aria. Vanno bene quelli, ma non in aria, ti prego. Non in aria perché sennò... Ok. Allora, si sta presentando meglio. Ok. I segreti degli antichi. Vabbè, purtroppo i nemici un po'. Che è la ma... Non molto rassicurante quella cosa lì. Proprio no. Crea una nuova frontiera. Eccolo qui. 8 novembre, il giorno prima di God of War Ragnarok. Ce l'abbiamo fatta. Non mi è sembrato, mi è sembrato meglio. Mi è sembrato meglio. Another European studio wanted to use Gamescom ONL as a platform to announce another narrative experience. This comes from a French studio. Check this out. Vediamo. Esperienza narrativa. Studio parallelo. Eccoci. Eccolo qua. Non subito dopo, però in effetti non è pubblicata da Quantic Dream almeno. Credo. Non direttamente sviluppato.
Perché sì, Quantic Dream adesso fa anche publishing, non è soltanto sviluppatore. Se è soltanto questo. Ciao Subnautica comunque. Ma molto Subnautica o forse più, sì. Ah, ok, abbiamo anche esplorazione subacquea. C'è anche componenti horror forse? Oh. Mi sa che siamo in un mondo un po' del futuro, però, eh. Quella città così sommersa mi sa di mondo un po' di un certo futuro. Under the Waves. 2023. Almeno è soltanto, suppongo, pubblicato da... Oh, Goat Simulator. No, Geoff, deve avere una capra sul palco, però. No, la deve presentare la capra. Fammi vedere un po' la follia, dai, su. Se ci sono le rotaie nel cielo a prendere per il culo Sonic Frontiers, io adorerò Goat Simulator 3. Vabbè, direi che si sniffa già follia. Ecco, con la faccia. E vai di gameplay. Ecco, già si inizia. Ovviamente poi con i razzi, perché no? Perché no le capre con i razzi? Ma secondo voi è una cosa normale? Come giri comunque? Letteralmente simulatore di follia proprio. Lava, The Floor is lava. No, selfie no, La testa! Ah, ovviamente l'esplosivo sotto lo skateboard, giustamente. Un po' di meditazione zen e poi si torna a fare follia, appunto. Oh mamma, cosa sto vedendo? Va bene! Allora, mi sa che siamo andati un pochino oltre con la follia, però abbiamo anche castello, abbiamo... E cos'era quello? Tornadi, giustamente. Piante di fagioli giganti. Cannoni, vabbè, il cannone è il minimo. Ciao Pinocchio! Quella potrebbe essere la connessione con il trailer per Lies of P, se proprio vogliamo, November 17th, that has literally about everything you could imagine in it. Guarda, è come Everywhere, ma in un certo modo diverso. In the industry, and what I loved doing when I was a kid with my brother, we would play PC adventure games, and I grew up playing classic Return to Monkey Island. Via. You guys remember Monkey Island by chance? Eccola. Ok. Well, I am so excited because there is a new Monkey Island in development right now. Ron Gilbert, the series creator, is back. You may have heard about it. Return to Monkey Island. And tonight at Gamescom, I am so excited that we get to announce the release date. Or actually, la data! We get to go to Stan to tell us the release date. Check this out. Vai. Trailer e data, via. Ottimo. Siamo a... Per adesso non male come ritmo, devo essere sincero. E giustamente. Mamma mia. With modern swag. Va bene. Get lost. E mi sa che col Delightful Art un pochino se la prende, un pochino è diretto a quelli che hanno criticato l'art del gioco. 19 settembre. International Talk Like a Pirate Day. No. But you don't have to wait. No. You can order it right now, before it's even out. Molto prima di quanto pensassi, pensavo più verso ottobre, anche lui. As a bonus, I'm ready to unload this shipment of beautiful horse armor to anyone who pre-orders Return to Monkey Island. Oddio, no, questa è presa per il culo a Skyrim, no. I've got to go now. I've got a lot of irons and a lot of fires. You know how tra l'altro è giustamente in galera. L'ha detto comunque dalla galera, ok. Return to Monkey Island. I'll see you there. All pre-order customers will receive the exclusive horse armor item in their inventory. Please note that the horse armor has no practical use in-game and in no way will contribute to the gameplay, puzzles, or narrative of Return to Monkey Island. Ok, d'accordo, almeno sappiamo che l'armatura del cavallo non aiuterà per i puzzle.
A month away, and I love the horse armor does absolutely nothing. It just sits in il 9 settembre è molto prima di quanto Return to pensassi. Mike Allen, cannot wait for that. All right, now let's turn to the world of Unknown Worlds, the creators of Subnautica. Okay. As we've teased, they are here today at Gamescom to Sì, unveil comunque a ritmo brand new buono IP. stavolta. It's a departure from Subnautica. It's a brand new turn-based sci-fi game, and we're going to reveal it for the first time però right here. Actually, special turni? guest is. Let's check this out. Turni? Ah. Hi, I'm Brandon Sanderson. You might Ciao, know me ti as the presenti in author of maniera the Mystery strana. Series, the Stormlight Archive, or as the guy who finished Robert Jordan's Wheel of Time. Over the last few years, I've been working closely with my friends at Unknown Worlds on the exciting project we're revealing today. You, of course, know Unknown Worlds for creating immersive and fantastical worlds like the incredible Subnautica series. When they reached out to me, I was absolutely thrilled to help craft the expansive sci-fi universe in which their next game is set. This secret has been a hard one to keep, and we're so excited to finally show you what we've created together. So, without further ado, this is Moonbreaker. Vabbè, non ho capito bene il nome. Però turni è particolare. Cioè, non mi aspettavo una cosa a turni. Let us keep this civilized. Ah, ma aspetta, ma proprio a turni come se fosse un tabletop game, mi sa. Ah. Ok, molto inaspettata questa scelta da Non World, molto inaspettata, proprio con le action figure. Proprio le pedine che si muovono. Particolare la scelta, questo è più... Non è soltanto a turni, mi sembra anche un po' strategico, sbaglio, proprio... Particolare la scelta anche utilizzare proprio delle action figure. La musica proprio. Costruisci il tuo deck, costruisci il tuo party deck, perché? Il tuo roster. Oh, li puoi anche customizzare. Oh, bella, bella. E sei assolutamente sfrutto nel fatto di avere proprio dei pupazzi, delle action figure come personaggi. Ci sarà immagino anche in online a questo punto per le sfide tra giocatori. Scelta coraggiosa comunque dopo Subnautica, Scelta molto inaspettata. Moonbreaker. Early Access questo settembre, almeno non è ottobre. And joining me from Unknown Worlds is Charlie Cleveland. Charlie, Moonbreaker, it's real and it's so different than Subnautica. Infatti è vero. This departure, you guys like to kind of reinvent yourselves every game, right? Yeah, so people thought we were kind of crazy for making Subnautica after making Natural Selection. We went from a strategy shooter to a pacifist underwater game, survival. So I feel like we've done this before. We love changing genres, but I'm hoping, our Subnautica fans will still come along for playing a digital miniatures game. I hope. Well, it's so cool. A digital miniatures game. Everyone loves miniatures, but how do you translate that into gameplay? What is the gameplay of this game? So we're kind of channeling like Guardians of the Galaxy or Firefly kind of feel. Ho sentito anche dalla colonna the sonora. art style we have. So you choose a captain and 10 crew, and you build a roster, kind of like a traditional miniatures game. And every unit in the game is really like strange and special and kind of game breaking. Ho notato. So yeah, you deploy units and you move them around on the battlefield, and you get all these crazy game-changing powers, kind of like Hearthstone meets XCOM, kinda. Sì, però non fare ste facce costantemente. Forse che è una cosa che it's coming soon, as we said, in September, so you're not early access, you're not going to wait long. But the thing I want to get to is the painting of miniatures, which you saw a tease of in the trailer. And I know you actually, painting was cathartic for you sort of during the pandemic, right? Yeah, so the painting, I mean, you can't have a miniatures game without painting. And during the lockdown, I just found myself like learning to draw and just just zoning out and feeling really relaxed when the world was basically falling apart around us. And we really tried to capture that feeling. It's not like Photoshop or like special technical tools or anything like that. We just simulate washes, dry brushing. We've got decals.
this feels like you're actually painting a real miniature. And I have to say, because everyone is surprised by it, like all the miniatures you see painted in the game are all painted with the tool. So it's like actually pretty powerful. Molto, molto. Well, questa cosa intrigante, questo il fatto di poter colorare come si vuole i pupazzi, che è molto interessante. We're over in the Crafton booth. Okay. Crafton booth. And for everyone else around the world, they're not going to wait long, right? Yes, we'll be on Steam Playtest in September. We have a couple open weekends, and then we're going to be launching into Steam Early Access September 29th. So it's really close. Only a month away, Moonbreaker. Charlie, thank you so much for coming all the way out here. Thank you. I know you had a tough time pleasure. Here, but Thank you, everyone. All right, Charlie Cleveland with Unknown Worlds. Thank you so much, Charlie. Ok, tra l'altro siamo ancora... And now it's time to reveal another game with a very catchy tune in the trailer. Check this out. Quindi per adesso bene, direi. Oddio, diciamo che c'è stata un po' un'escalation dal giocare a carte e poi la pistola, va bene. Lo stile mi calma, vorrei capire in effetti il gameplay. Stai per appunto funzionando. Au! Vabbè, spariamo anche senza una gamba perché sì. Ma no, la testa Au! Amici contro amici. Ah, quindi... Ah! Ma fa molto Onion White, perché è un altro FPS con le carte. No? Raw Fury. Inspired by the familiar story of Pinocchio, Lies of P. Eccolo qua. Is a new action Souls-like game that is coming out from NeoWiz, and you guide Pinocchio on his unrelenting journey to become human. This game looks absolutely great, and we've got a brand new gameplay trailer to show you, and this game is also coming to Xbox Game Pass on day one. Let's check it out. Diciamolo subito che esce anche sul Game Pass. In onore del grande scrittore Carlo Collodi. In effetti mi domando, Carlo Collodi cosa direbbe se fosse in vita ancora adesso di una roba come Lies of P? Non sono sicuro come la considererebbe, perché da quello che ho visto sembra comunque un'interpretazione molto, ma molto particolare dell'opera di Pinocchio. Madness, death, and there might be no going back. La fatina. But you can change that. It depends on the choice you make. Truth. Oh. Or lie. Inquietante, però bello. Proprio steampunk. Ma quello non è... Va bene che dovresti essere il burattino, però quello non mi sembra legno Pinocchio. Non è chiaramente legno Pinocchio. Quindi sì, uno Souls-like steampunk. Ah raga, volevate Bloodborne 2? Ecco a voi Bloodborne 2, eccolo qua. Oddio, dove il mangiafuoco? Dove il mangiafuoco? Dove sarà il mangiafuoco? E non c'è la meccanica del naso però. Non vale, se non c'è il naso che si allunga, magari per arrampicarsi, non vale. The stage is set. The light shines brightest in the darkest of times. All right, buddy, I'm here for you. Don't. E il grido parlante? Il grido parlante è nella lanterna? Quanto è Souls anche nella user interface comunque? Questa parte, questo mi intriga. Questo è tanto folle. Il mangiafuoco, eccolo! Che mi intriga.
Non vorrei dire una cavolata, ma forse uno dei titoli migliori fino ad ora dell'evento. Uno dei titoli migliori dell'evento fino ad ora. E sarà sul Game Pass. Il che per me va alla grande, va benissimo. 2023, ovviamente. Hey you. Oh no, Spot. Yes, you. No, non voglio. Fong? Fear of missing Gamescom. Ah, ma non la sto perdendo. Ce l'ho qua davanti. Quindi Fong. Gamescom now. Register now. Oddio, quanto è falsa quella faccia. That's right. All the fun of Gamescom is available from wherever you are online, obviously. And, well, in case you're wondering who that little guy is, that's Epi, and he's on a mission to save the Gamescomverse from the evil future. And if you want to help him, check out the Epic section at Gamescom.global. You can solve quests and win prizes, so take part and help Epi to save the Gamescomverse. But first, I want to tell you more about some of the great program we have for this week. Da un pacing scarso, ben volentieri. Però per adesso, essere sincero, non ho visto un pacing scarso. Featuring game spotlights, dev interviews, and all Anche se in insights into effetti this queste year's sessioni un Gamescom. po'. So please make sure to check that out so you don't miss anything. And also, the awesome indie showcase is back, featuring the newest, most original, crazy indie games here on Friday afternoon at 5:30 p.m. CEST, and I'm really looking forward to it. And something I'm really looking forward to is the cosplay contest on Sunday, where the super creative cosplay community takes center stage, and this is absolutely one of my favorites. So make sure to not miss it out. It is definitely worth the watch. And for more updates, Oddio, ho una paura adesso che ci penso. Visto che siamo 2 ore, per adesso Geoff ha già tirato molte delle cose buone. Io non vorrei che la seconda ora sia mortale, come è già successo altre volte. No, Geoff. Let's see. She sent us a video, and I would say, let's have a look. Hello, Gamescom. I'm ESA astronaut Samantha Cristoforetti. Fratelli d'Italia. No! Che ci fai qua tu? 400 kilometers above your head. Cosa ci fai qui? Of the International Space Samantha! Today, I come to you to say bravo to the games industry. We see how many space games you've been creating recently. Chi è che l'ha mandato la cosa della Gamescom comunque? They create curiosity, interest, and the love of space exploration in gamers around the world. As we look towards returning to the moon and onto Mars with our ambitious Terra Nova program, humanity's spaceflight capabilities will be in part thanks to the games industry. And who knows, perhaps even you will be among us here at ESA for the journey. Exploring space virtually isn't just great fun. It's having real-world impacts that lead us all closer to the stars. So on behalf of everyone at ESA, bravo. Keep creating, keep innovating, and keep playing. This is ESA astronaut Samantha Cristoforetti, wishing everyone a wonderful Gamescom from the International Space Station. E adesso ovviamente si gira perché sei nello spazio. Sto girando. Però potete anche la camera. Ecco appunto, la camera. Ok, accetto questa deviazione con lei. L'accetto. Va bene, questo ok. World Premiere dell'ESA? Aspetta. No, Hamion Games e Frontier Foundry. Ok. E che l'estero no? Vabbè, allora posso capire qua lo spazio perché dopo Samantha posso capirlo. Va bene. Tematicamente ci sta. Devo andare in bagno. No, dai. Tutto bene. La navetta non credo che abbia una buona cera. Non so se sia inglese. Non so. Brave New World. Non so quanto sia inglese quello. Quindi sono indietro nel tempo. Cioè sono atterrati in una, o comunque in una
Stranded, Allen Down. No, comunque sia su un pianeta in uno stato più preistorico. Quindi è gestionale? Credo di sì. Direi sul pannelli solari! Alla faccia. Lotte alla faccia. Sì, più sul gestionale. Early Access, ottobre 2022. When we were looking at games for Gamescom Opening Night Live, one of the things I was most impressed with this year is there are a lot of European studios that want to debut games here, and also a lot of brand new IP, brand new worlds, and we're going to introduce one of those to you right now, and I think you're going to get pretty excited about it. Check out this world premiere. Ah, Focus Interactive Entertainment, cioè scusate. Deck 13? Aspetta, dov'è che l'ho già sentiti? Deck 13, dov'è? The sand has memories. Memories of our past. When gods... Ah, è Kingdom Hearts, chiaramente. No, scherzo. And our heroes stood amongst them. But the gods' vanity grew. And in their struggle, we were cast away. Only remnants of these stories remain. In the sand. In the ruins of this shattered, non è male come mondo da quello che vedo. Cioè, dannato, apocalittico, però. Signore, come facciamo a passare? Qui il ponte è caduto. Lo rialzo io. No, aspetta, sul serio? Sì, sul serio, lo rialza lui. Lo rialza lui col potere delle sabbie, ovviamente. E non gli serve mica il supporto che collega l'arcata del ponte al terreno. No, che se ne frega. E quelli che sono? Sembra Horizon mischiato. No, vabbè, Horizon nel medioevo, o meglio, delle ambientazioni più e armature più sul medievale. Almeno come stile, proprio primissima impressione, che sarà anche sbagliata, però. Cioè, meglio, oddio, sul medievale. Perché siamo comunque in un deserto, però le armature sono più sul medievale andante, da quello che vedo. E il ponte sembrava anch'esso, poi anche la carrozza. Complimenti, eh? Even in ruins, we endure. We won't let go. Ma il ponte è caduto, sì, ok. For now, we can stand for ourselves. Beh, bel salto. Tra l'altro sono insanguinate le armi. Atlas Fallen. Interessante, direi. 2023. E questo mi sa che si becca anche un bel applauso da quello che sento. Atlas Fallen coming in 2023. Now, a classic strategy game that I remember playing in the late 90s is Homeworld. Did anyone else play that back in the day? Homeworld 3. Great PC space RTS. Well, a brand new Homeworld is coming out next year, and we've got a brand new look at some new gameplay from Homeworld. Let's check it out. Sì, però, cioè, com'è che la voce gli si è abbassata così? Abbiamo un trailer per Homeworld 3 che uscirà l'anno prossimo. Vedete, date un'occhiata qui. Così proprio, questa progressione molto forte. It was a simple perimeter scan, escorting resources. But we were ambushed by Kalan raiders. Questo trailer è fatto completamente da puta in-game. Fighters were no problem, but the missile frigates were a different story. Command got clever. One wing used cover to keep themselves safe on approach. Sembra fatto bene, non posso dire molto in effetti, però sembra essere fatto abbastanza bene.
Se non ricordo male, questo è uno dei tanti che doveva uscire quest'anno, ma che è stato rinviato. Comunque, un po' di mesi fa, se non sbaglio. We scrambled bombers. Perfect for attacking capital ships. E comunque siamo alla prima ora passata, quindi vediamo come se la cava con la seconda, Geoff. Perché la mia paura è che la seconda ora sia una roba letale. Perché il ritmo finora è stato abbastanza sostenuto e anche direi che buona parte dei titoli sono stati buoni. Perché ad esempio l'Ice of P, molto bello, è uno dei titoli che mi è piaciuto di più fino ad ora. Il trailer di Sonic mi è sembrato fatto bene, almeno quello. Credo che si sia presentato meglio qua di altre volte. Prima metà del 2023, va bene. Homeworld 3 in the first half of 2023. Esatto. Now today is a big day, speaking of threes, because it's the version 3.0 update Ecco to Genshin, Impact, giusto Genshin. which is an incredible action RPG from Hoyoverse. Well, today we've got an exclusive new look at version 3.0 and the new Rainforest Nation, as well as a sneak peek of a mysterious ancient civilization and settlement that is found deep inside the desert. Let's take a look. Ok, vai con lo spazio dedicato a Genshin Impact e poi ci sarà anche quello di Honkai, suppongo. Genshin è un titolo che in realtà ho anche cercato di provare un po' l'anno scorso, direi. Però poi mi sono diretto verso altre cose, cioè non mi ha preso alla grandissima. Dovrei riprovarlo però. È che sono comunque con altri titoli che sto giocando in questo periodo, cioè Xenoblade Chronicles 3, poi anche Monster Hunter Rise Sunbreak, che è un po' un anno un po' così. Poi anche non tutto il tempo viene impiegato per giocare, quindi non ho il tempo per anche Genshin. Però vorrei un momento dedicarlo per cercare di iniziare di giocarci un po' di più. Perché ho visto molte cose comunque interessanti di Genshin, però veramente non mi ha preso al punto quando lo provai tempo addietro dal continuare a giocarci ancora. Un po' la nausea però con questi tagli di camera, va bene. Più che altro perché continui. Una cosa che so è che Paimon si mangia. Emergency food. Quella è la prima cosa che capita tipo all'interno del gioco. Ah, l'antica civiltà che vara sull'egizio, diciamo. Nel deserto. Ecco qua. Applauso un po'. What an absolutely beautiful game, and that's not all from Hoyoverse. Infatti immaginavo la combo. In development. It's a grand interstellar adventure with strategic turn-based combat, and now we're going to take a new look at the story and adventure that awaits you in Honkai Star Rail. E vai, la combo. Almeno ci leviamo Hoyoverse subito. Vabbè che non sarebbe mai stato il colpo finale. Non è che il colpo finale è Daedalic 2, perché sarebbe comico un altro closer licato. E no, la volta scorsa è stato The Last of Us Part 1, che poi vabbè Geoff ha dovuto allungare il brodo, ma sarebbe stato allungato anche di suo, no? Cioè a prescindere dal leak, con l'intervista, con la parte dedicata a Factions, con l'artwork, e poi anche l'intervista per la serie TV di HBO su HBO Max. L'ha allungato per un quarto d'ora, poi trailer, poi basta, fine. Mamma mia, la pesantezza di quel segmento. E temo che potrebbe esserci la stessa cosa però, perché Deadline 2 tecnicamente rivederlo dopo 8 anni è tanta roba. Però il problema è che se fanno anche l'intervista è mortale. Per come le fa Geoff è mortale. È stato un po' meglio fino ad ora oggi. È stato un po' meglio, anche perché non abbiamo avuto segmenti di una durata immensa sul palco. Ah, a proposito di rotaie nello spazio. Almeno qua non ci sono rotaie, però lo spazio sì. Registrati ora. 'Cause
Bene, spazio dedicato olio verso finito. Again, it is now time for our next Gamescom Award, and here are Ne your approfitto un nominees secondo, for dato the che siamo most per gli wanted award, per fare il Microsoft cambio di Xbox schermo. game. Ah, i migliori giochi più attesi per Xbox, ok. The Dark Pictures, The Devil in Me. The Last Case of Benedict Fox. Metal Hellsinger. And the winner is The Last Case of Benedict Fox. And here to accept the award is Bartek Leszczakowski. Ok, eccoci qua. Direi meritato comunque per The Last Case of Benedict Fox il premio. Era uno dei titoli che si è mostrato meglio allo showcase Xbox, quindi ben volentieri. No, aspetta, l'azienda si chiama Plot Twist, lo sviluppatore... Un attimo. Ok, dicevamo. Lo sviluppatore del gioco si chiama Plot Twist. Davvero? Sarete anche di Cracovia, però Plot Twist. Vi amo e vi odio allo stesso tempo. È come se un team dedicato a giochi narrativi si chiamasse Red Herring. Anyone here a fan of Justin Roiland? Rick and Morty? Ah, ok, Ion Life, giusto, brand giusto. new game, which you may have seen at Xbox's show in June called È un altro di quei titoli che è stato rimandato purtroppo, però non di molto, a dicembre esce. They wanted to send us just a great gameplay clip. You're going to enjoy this. Talking guns in a boss fight, and that's all I'm going to say to set this up. I think you're going to really... This is a trip. Check this out. Non ridere troppo, Geoff, perché se no non la vendi bene. Non ridere troppo, Geoff, ti prego. Basta. Santa merda! Sono curioso di sapere, perché a me interesserebbe anche un pochino Ion Life. Sono curioso di sapere quanto possono essere rompiballe le armi che ti parlano sempre. Perché come fattore comico ci può stare anche molto. Magari si potrebbe lamentare del rinculo, del recoil, ci potrebbe anche stare. E piano, quando non sparare troppo, che se no mi inculo sempre dietro. Potrebbe anche starci. Eric sono quelli di Rick e Morty, quindi. Ecco, appunto. Però un po' troppo potrebbe essere esagerato. Oh, abbiamo anche quello. Per il grappling hook. Ok. Platforming, esplorazione. È finito il nemico comunque. Ah, è perché la piattaforma è finita nell'acido e quindi giustamente per salvarti. Calmati tu, calmati. Madonna santa, oh, shock della box, pensa. Noto alcune animazioni che sono però non a 60 frame. Sarò scemo io, sì, alcune animazioni non sono a 60 frame, con tutto che il nemico ce l'hai di fronte. E questa sarebbe la versione, immagino, PC che stanno mostrando. Nota tecnica. E più che altro è strano perché si nota, è un po' strana come cosa. Almeno quello non parla perché è troppo impegnato a prendere i bersagli. Ok, vai. Dai che manca poco, dai su. Oh, bello col reflect, bello, buono. Sì, mi raccomando però i frame aumentali un pochino. Ah, si è molto arrabbiato l'altro avversario da quello che vedo, perché sta sparando così. Che sta facendo? Vuole distruggere tutta la zona. Oh! Ah, ok. No, volevo vedere come vabbè, dai. Ok, nient'altro. Finisce così. Alla VR. Do you see that? Ah. What? Where?
No, sto vedendo un porno in realtà, scusami. Non sto vedendo quello che pensi tu. What is it? Wait, what are you? È un pelo. Don't eat that. Ah, fammi mangiare questo il mio tanto amato pelo. What? Yep. Ah, pelo mio, vieni qua. Ah, no? Told ya. Gross. E vai di pubblicità. Vabbè, dai. Le pubblicità fino ad ora sono state non tante quante temevo. Dai. Sto cercando di essere positivo. No, in realtà per adesso non male, direi, però. Ho paura che possa esserci il crollo poi dopo. Però siamo già 21:10, dai. Controllo alcune cose tanto la pausa. Ah, V-Rising, che è un titolo che sta facendo molto bene su Steam, anche se non sbaglio con un numero di giocatori che sta aumentando in maniera, se non sbaglio l'ultimo milestone, l'ultimo traguardo è stato 2.500.000. Non vorrei, o forse di molti di più. No, mi sa di più, mi sa che è arrivato. Non andiamo a controllare, va? Tanto quanto sono tutti spot. V-Rising Sales milestone. Tanto non è, adesso ritornerà. Sales numbers, vediamo. Allora, vediamo. A giugno è arrivato a 2 milioni, però mi sa che anche oltre. Focus Interactive? Ah, ok, 2,5 milioni. Ah, mi ricordavo bene in realtà. Proprio questo mese. Grande numero, grande numero. Crea il tuo posto tra le stelle. What they say about work in space is true. Oh, simulatore di lavoro. Ma come? Lavoro già nella vita reale, devo lavorare anche in quella fittizia? No, io voglio fare altro. No, vabbè, scherzo. Abbiamo anche sempre i Power Washer che sono... Oh, vabbè. Stardew Valley, Power Washer, Cooking Simulator, vabbè. Più Power Washer comunque, che sarebbe soltanto un simulatore di pulire, ma è un titolo che da quello quanto leggo è molto rilassante. Ed è anche sul Game Pass. Addirittura The Gamer, il gioco importante che giocheremo quest'anno. Esce quest'anno, no? Sì, 20 settembre, esce quest'anno. E poteva mancare lo spot per Game Pass, PC Game Pass tra l'altro. E da oggi è anche uscito proprio Death Stranding, non la versione Director's Cut, ma comunque Death Stranding. Ok, mettimi anche Death Stranding, dai, su uno spot fallo, dai, su. The Legends, che è un titolo che si sono cagati in 2 persone, temo. Fai schifo a parcheggiare. Immortals, questo lo voglio scaricare in effetti col Game Pass. Beacon Pines. Ah, questo sì, beh, in effetti è Game Pass anche quello. Ecco per l'appunto che abbiamo appena visto. Ok. Però Slime Rancher per F2 è buono. Ma non mostrate Death Stranding, mostrate Death Stranding, è uscito oggi. Mi sembra carinissimo. Allora mostrate Persona. Mostrate Persona 5, Persona 4, Persona 3 a questo punto, no? Dai. Mettete quella punta di cosa particolare. No, non lo mostrano, va bene. A parte se che fino ad ora Giappone mi sembra molto poco presente. Mi aspettavo... Io voglio vedere se magari c'è qualcosa su One Piece Odyssey, oppure se la lasciano per il TGS. First announced back at the Game Awards, Telltale's next project is based on the Prime Video series The Expanse. Well, we showed you a little bit of the trailer at the Game Awards to set up the world. Now you're going to get a first glimpse at the gameplay with this behind-the-scenes clip. Enjoy. Drummer, his suit is punctured.
Vediamo un attimo. Quindi immagino che sia anche questa avventura alla Telltale, no? Ok, pensavo che il trailer finisse là. Sarebbe stato epico se finisse là. Se fosse finito là, però no. One of the things I'm super excited about is the zero-G stuff that we've been doing. Tra l'altro anche sviluppato con Deck Nine. When we're making the game, not only are we thinking about the characters, we also have to think about how can we evolve the genre in any way that will make players excited to be part of this universe and feel like attenti da là sotto, però c'è gente che sta salendo scale. O scendendo scale, non lo so, la prospettiva è quel che è. It's actually been a really interesting thing as an actor to explore some of her more vulnerable sides that by the time we meet her in the series, they've been cauterized. Scelte! Because this score drummer, this is the greatest score any scavenger has ever come across. Quindi quando è che muore questo qua? Lanciato nello spazio tra 5, 4, 3, 2, 1... Ovviamente! Ah, cioè sarà la scelta in realtà, no? C'è la scelta. Exploded ship that now constitutes several parts in a mass that you can move among. Balancing that out against almost like you're excavating a story. That's a personal story. Sì. Those are people, those are characters. C'è molto movimento, cioè rispetto a titoli Telltale come immagino c'è comunque abbastanza movimento, o sbaglio? Right before they died, being a scavenger, it's a pretty dark job. No, tranquilli, si stava solamente tagliando un'unghia e non le è venuto bene. Visto? Tagliava la testa, volevo dire l'unghia, volevo dire Ah. A Telltale Series, l'estate prossima. Ce ne vorrà di tempo. Ecco, questo è un titolo per il quale invece pensavo un'uscita più vicina. Things from one medium to another, here's a film adaptation that into a game which I don't think you would have ever expected. In un gioco, aspetta, adattamento di un gioco, quindi in un gioco, non un film, spero. Spero di aver capito bene. Ci sono cose che accadono fuori, No, giusto per avvertirti. Dal direttore esecutivo di Friday the 13th The Game. Ok, quindi altro adattamento. It. No, aspetta. Ah, Killer Clown. Ma no! Ma no! Ma non era uno dei film più merdoso, uno dei film So Bad It's Good. E ci fanno il gioco. Non ti a raccattare cose proprio. Si raccattano, va bene. Yeah! Killer Clowns, we got it all tonight at Opening Night Live. Now we've got another brand new game announcement from a European publisher for a sci-fi action adventure. Oh, sci-fi, bene. Sto vedendo, scherzo a parte, tra il Summer Game Fest e questo ci sono tanti titoli che sto vedendo nello spazio. Sembra essere una tematica, o meglio, Prime Matter, aspetta. Siamo sicuri che sono ah no, perché c'era un altro titolo nello spazio Prime Matter. Però dicevo per l'appunto tanti titoli annunciati, mostrati di recente che si svolgono nello spazio, che riguardano comunque tematiche più sullo sci-fi. Everywhere mi sembrava figo, però vorrei capire qualcosa di più su Everywhere. Atlas anche non sembra affatto male. Non sembra niente affatto male. Però un po' troppi titoli nello spazio in generale. Vabbè, Callisto Protocol si sapeva già. Sensors offline. I'm switching to backup generators. Technobubble. Returnal. Questo è Returnal, un po' Returnal o sbaglio. Come colore delle ambientazioni, come spirito. No, vabbè, scherzo a parte. Un po' però me lo ricordo un minimo. Scars Above.
Presto. Oh. L'angolo natura, va bene, che in realtà c'era già in passato, c'è già stato negli anni passati. Gaming event in the world. The core event and this show, Opening Night Live, I'm happy to say, are 100% climate neutral for the first time, and that's something we all should be very proud of. You guys are part of that too. Now, as part of this initiative, Gamescom, along with the United Nations Environmental Program Initiative, Playing for the Planet, are going to give out the first ever Gamescom Goes Green Award to the best sustainability concept from an exhibitor here at Gamescom. And the nominees non mi sta interessando molto questo, cioè è una cosa buona, scherzi a parte, che venga fatto. Ne abbiamo veramente tanto bisogno ora, proprio, ma tanto. Thank you, Jeff. And yes, the winner of this year's Gamescom Goes Green Award is Yuki. Cioè in un periodo in cui l'inquinamento globale, o meglio i cambiamenti climatici, causati dall'inquinamento nel passato, nel presente e anche nel futuro, stanno diventando così pressanti, stanno diventando così dagli impatti così importanti. Pensiamo alla siccità che sta caratterizzando l'Italia da mesi ormai. Nonostante le grandi piogge degli ultimi tempi, il Po ancora a livelli al di sotto di quelli normali. Stiamo parlando di zone più al nord, qua al sud le piogge sono state ben inferiori. And we only have one lifetime to make a change and to protect that planet so that we can continue. Più che altro bisogna applicarsi anche per fare cose per il pianeta. Ovviamente però la questione russo-ucraina, no, in realtà forse riusciamo ad arrivare almeno l'Italia, forse riusciamo ad arrivare con lo stock di gas all'Italia, che dobbiamo mettere in moto anche le fabbriche a carbone, almeno. Il che sarebbe stato purtroppo nel caso la necessità della situazione drammatica. Però non so altrove. Diciamo che sì, aumentare il verde può essere una buona strada per aiutare il pianeta. Sarebbe buono anche ridurre i consumi, ma quello è un altro discorso. Now it's time to announce a brand new game from a new studio of industry veterans working on an ambitious new RPG. Here's the first tease. Ah, ok, aspetta. Da veterani dell'industria che abbiano portato Fallout 3, Fallout New Vegas, The Elder Scrolls Skyrim, Dragon Age Inquisition, Fallout 4 di Outer Worlds. Quindi molti da Bethesda, Obsidian e anche qualcuno da Something Wicked Games. E qualcuno però anche da BioWare. Fammi indovinare, sci-fi? No, aspetta. Fammi indovinare, medievale. Direi sì, allora. Ok, almeno non è sci-fi, però anche il medievale. Quindi sole, luna, occhio, bello forte. Ryson. Anzi, Wirosong, scusate. Questo direi che è più proprio annuncio per assumere. All right, let's talk about Xbox and Age of Empires 4 that continues to expand. Now we have news on the next civilizations joining the battle as free DLC. If you want to learn more about questa è la parte dedicata ad Xbox, solamente quella di Age of Empires 4. Interviews on Thursday, but right now, here's that announcement from Age of Empires 4. Sì, temo che la seconda metà stia soffrendo un'altra volta del problema degli altri eventi di Geoff Keighley. La prima parte è stata migliore la seconda, però con la differenza che temo sia molto forte. Accidenti, un'altra volta. Giustamente, il trailer che presenta il giudizio dato da Game Awards. Giustamente. Ovvio, normale. E se Geoff non si dà la pacca sulle spalle non è contento. Gli ottomani. With powerful siege tools and the ability to rally large formations, the Ottomans can keep the pressure on to bring down their enemies' defenses. Questo finirà con Dead Island 2. Ormai l'ho capito che questo evento finisce con Dead Island 2 e hanno leakato un altro closer a Geoff Keighley. Ormai l'ho capito, cazzarola.
Questo finisce chiaramente con Dead Island 2. Ma proprio spudorato. Ormai ti leggo, Geo. Ormai ti leggo. Però, cazzarola, basta licare i close Age of Kegri se davvero sarà Dead Island 2. Basta. È successo al Game Awards con la demo di Matrix. È successo anche questo giugno con The Last of Us Part 1. E succederà forse anche stavolta con Dead Island 2. E basta però, povero Geoff. Ah, Gotham, ecco. Ecco, in effetti, questo potrebbe, in teoria sarebbe una parte buona. Ma purtroppo, ripeto, come ho detto all'inizio, nella parte pre-evento, è un po' un titolo che mi sta sembrando un po' sciapo, un po' scialbo. Perché sembra perdere un po' le caratteristiche. Ok che è in coop, è anche possibile giocare non in coop con più personaggi. Ma sembra perdere un po'... sembra un po' vuoto, sembra un po' proprio sciapo di gameplay. E non si vede il DNA degli Arkham come fluidità nell'eseguire le mosse. Ho proprio dei movimenti. O anche... Vediamo, ciao Alfred comunque. Beh. Eh sì, perché non si è capito che sta Warner Brothers, no? C'era quello di Montreal, giustamente non si capisce altrimenti. Nothing could have prepared me for this. Ma ciao Harley. Well, if it isn't Bratgirl. Gotham City is at her weakest. E quando è che Gotham City non è una situazione catastrofica? Dai, su, quando mai non lo è? Ormai abbiamo giochi di Arkham. Tra l'altro anche questo, se non sbaglio, è una città un po' vuota. A parte i nemici, giustamente. Molto cinematico questo trailer. Volevo vedere un po' di gameplay di nuovo, però. Ma ciao Clayface. Cioè, intendi qua? La premiere di che? Questa è la premiere, scusate. Non si sono chiariti bene. Ecco il gameplay. Un attimo proprio, Madonna, sì, questo è un trailer con veramente poco gameplay, sì. Proprio tanto sulla storia. Ah, prendono qua la parte in cui abbiamo Harley Quinn che torna a vestire i panni da dottoressa, quella che era in origine. Che sembra avere un po' più di senno, ma in realtà non molto. Se non sbaglio c'era anche una deriva del genere nel lungometraggio animato Batman e Harley Quinn, se non sbaglio, che veniva proprio con lei che tornava come dottoressa, seppur in televisione, quindi un po' con meno qualifiche rispetto all'inizio. Nah, I'm just here to kick your ass. Eccola. Lei si è determinato almeno. Step into the night, comunque la voglia di ammazzarlo. Into the night. Pretty good trailer, right? October 21st now for Gotham Knights. All right, now it's time lo so to che non è Rocksteady, a brand new game from a però new studio. The global comunque Montreal ha anche lavorato ad Arkham City, la versione per Wii U, se non sbaglio, e comunque anche ad Arkham Origins. E lo so che non è lo stesso universo, però purtroppo mi sembra comunque che non riesca a traslare bene le meccaniche di Arkham nel contesto più nel contesto per appunto di Gotham Knights. Non lo so, mi sembra comunque sciapo di suo. Ho visto anche altri trailer per appunto. Chiaramente questo non è sci-fi e ringrazio. Vediamo. Un qualcosa di più orientale, credo giapponese, anzi, almeno come estetica. Quale dei tanti? No, in realtà in teoria avremo già Sekiro che è ispirato ad estetica giapponese, no? No, un altro Souls no. Che cos'è questo però? Ah, quale? Aspetta, me lo devo essere perso. No, si sta riposando. No, tranquilli, quella persona si sta riposando. Non
non c'è problema, ragazzi, no? Ha bevuto un po' troppo, si sta ed è isolato. Oh mio Dio, un pochino... c'è un piccolo problema di fuoco a quella casa. Non è un problema, ragazzi, un po' d'acqua e poi tutto si risolve. Il frame rate. Ah, forse sarà il trailer per il frame rate. Qua un po' meno. No, vabbè, ma è che non sapevo di questo gioco. Ecco, devo essere sincero. Cammini sull'acqua? Cammini sull'acqua. Però il frame rate. Ah, possibile allora, sì. Vediamo cos'è. L'estetica mi gusta, la scelta estetica principale mi gusta. Oh no, alieni, non scherzo. Questo, È terminata anche lei. Luna rossa. Oh, Where Winds Meet. No, non mi pare di averlo mai visto questo né sentito in generale. Quindi credo che sia titolo comunque annuncio nuovo. Anche se magari è simile ad altri. No, stanno tutti dormendo, tranquilli. Anche quelli con la spada impilata nel cranio. Ciao anche a te. È il rumore della spada che echeggia nel vuoto, nel silenzio. E nient'altro. Where Winds Meet. Again, so much new IP tonight. It's really cool. All right. Back when we started ONL in 2019, a very special guest joined me here in person to close the show. And this year, when I told him that we were going to be back here live in person, he said, well, I got to take part in some way. So please say hello to my good friend, Hideo Kojima. Mr. Kojima. Oddio, Kojima. Oddio. Thank you, Jeff. Sarà per Death Stranding forse? O forse per il titolo che sta sviluppando per Xbox? Ok. Tra l'altro abbiamo una grande cosa di Spotify là dietro. Oddio, non mi dire per film. Ma cos'è? Ma veramente per Spotify? Ma cos'è? Wow, ma cosa per Spotify? Ok, va bene, ma qua questo proprio per avere il momento Kojima. Questo è il momento Kojima. Non è brutta la cosa del podcast, ma è per avere il momento Kojima qua. E va bene. 8 settembre il primo episodio. Ok, va bene. Il che non è una cosa brutta, ovviamente no. Ma presentarlo qua! E presentarlo qua che non mi garba. Questo sta purtroppo questo mi fa cadere ancora di più la considerazione per questa seconda metà del Brain Structure, giustamente. Della seconda metà dell'Opening Night Live. Last year at Opening Night Live, we announced Park Beyond from Limbic Entertainment and Bandai Namco, and this year they've got an awesome booth experience. Ok, Namco l'ho beccato, ma non con One Piece Odyssey. A brand new trailer that shows you more of this incredible amusement park simulation. Questo sarebbe sì un titolo che pubblica Namco, però ovviamente non sviluppato internamente. Lo sviluppa Limbic Entertainment per l'appunto. Quindi diciamo che per adesso la presenza di sviluppo di publisher giapponesi è Sega con Sonic Frontiers e per l'appunto Namco però con questo qua.
aspettavo a questo punto più che altro One Piece Odyssey. Vediamo se magari c'è comunque One Piece Odyssey. E il logo dinamico è cambiato da un po', da qualche mese ormai. Questo per i fan dei gestionali di parchi divertimenti, che ce ne sono, sembra bello. Sembra ben fatto, sì. Great job, guys. This has a lot of potential. Couldn't we go a step beyond? Ah, come nel titolo. Ah, lo sai, noi siamo Park Beyond. Oh, la sorpresa, finta. What about you? Will you go beyond your imagination? Forse sì, forse no. Park Beyond, coming soon. L'anno prossimo comunque. So much fun. I love the diversity of games we have here. Amusement Park Simulator. I love Theme Park back in the day. Great to see that's coming out from Limbic and Bandai Namco. All right, now it's time to share another special announcement here at Gamescom. Not a game, but a concept car. That's right, it's here at Gamescom, and I got to catch up with Oliver Heimer, the head of Mini Design. Let's check it out. Ma perché? Per quale motivo? Mini booth with Oliver. This is the Mini Concept Aceman reveal. This looks so cool. Cosa c'entra? So let's take a look and learn more in this trailer. Cosa c'entra la macchina? Cosa? Minchia, c'entra? Forse per... Cioè, ho visto anche Pikachu dietro, perché? Ah, ok, quindi c'è veramente qualcosa di legato a poco. Ma... La Pokémon Company ha pagato questo spazio? Davvero? Cioè, vedendo che c'è Pokémon con cui sia, non credo che non lo sappiano. Oh, this looks so cool. I have so many questions for you, Oliver. First of all, I want to ask you about this partnership. A car with gaming features and Pokemon. How did this come together? Yeah, first of all, let's talk about Gamescom. You know, Gamescom is certo, allunghiamo il brodo. One of the core events of fandom pop culture. Pokémon Company, questa è colpa tua anche. Cioè, la macchina sembra anche figa, ma questa è colpa tua. La seconda metà degli eventi di Geoff Keighley. La seconda metà, chiaramente, che abbassa il livello. La seconda metà. And Mini is more than a car. It's a character. You partner to explore the world. And the world of Pokémon is full of unique characters. Almeno la prima metà aveva il controller PlayStation, la grande presenza PlayStation. Distinctive design and però strong values. I'm going to ask you your favorite Pokemon in a minute, but first, I want to ask about the gaming features. We saw a little bit in the trailer. Tell us, break it down. Why does this appeal to gamers? So, first of all, it's all about the Aceman's gaming features. It's designed to be playful, as the brand is. Mi dispiace, nothing che tu te ne vada. Posso capire, però mi dispiace che tu te ne vada. Alla prossima. Ti prego, Geoff, dimmi che i prossimi 20 minuti non sono Dead Island 2. Dimmi che c'è qualcos'altro di interessantino, almeno, anche se è già annunciato, un trailer buono, ti prego. Questo finirà con Dead Island 2, l'ho già detto. What is if a car could connect it with your gaming console, just like it does with your smartphone? So we are promoting a playful mindset, just like our brand in Pokemon. So our Gamescom claim is play on, never stop playing. Well, speaking of never stop playing, will we see you next year at Gamescom as well? Yeah, we plan to stay in the game and play on for sure. Okay. Like we always have from the get-go. So stay tuned. Awesome. All right, Oliver, thank you so much. And we've got much more O&L still to come. Ok. Spot. Temo spot adesso. Non ho visto World Premiere, quindi spot. Oh mio Dio, no. Oh mio Dio, no, la macchina Pokémon stessa. Oh mio Dio, no. Oh Dio, no. Che in realtà non è la prima volta che fanno una cosa del genere, Geoff. Se non sbaglio c'è stata una macchina anche un altro evento dei suoi. Oh Dio, no, però. Oh Dio, no. Pokémon Company, ti do la colpa di questo.
Ti do la colpa, cioè vabbè, non che deve essere presente i Pokémon qua, perché comunque abbiamo avuto il trailer l'altro giorno in Pokémon Wars, quindi non è un problema. Ma non così! Non con la macchina, perché? Vabbè, anzi, vabbè, giusto. Mini, do la colpa anche a te. Non dovete soddisfare le richieste assorbigevo, vi prego. Madonna. Secondo me è proprio brutto. No. Non vorrei dire brutta, però molto deficitaria rispetto alla precedente. Rispetto alla precedente, volevo dire. Proprio, Dio mio. Dio mio. Un attimo, controllo altre cose perché non voglio stare a vedere qua pubblicità così. The battle for Tertium is about to begin. Rejects will rise. Indie Series di Focus. Sì, che Focus pubblica tantissime cose comunque. Veramente una marea. Hanno mani in pasta dappertutto. E hanno anche per l'appunto la branca dedicata alla pubblicazione di titoli di sviluppatori indipendenti. How much longer you want to be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is the hut. What the hell is wrong with this forest? Not bad. You killed again. If anything bad happens, always head straight to the Red Oak. Chiedo scusa se non sto guardando tanto, però. Ok, questo inverno. Red Bull un'altra volta. Hanno un'altra volta a lot of games to come. Tanto l'abbiamo capito che finisce con Dead Island. L'abbiamo capito. Finisce con Dead Island 2. Red Bull gives you wings. Che a me dispiace anche perché non posso criticare Geoff Keighley. In realtà non dovrei criticare Geoff Keighley per il fatto che finisce con Dead Island 2. Nel senso perché il leak, lui non c'entra col leak. È Amazon che ha leakato giorni fa, tra l'altro con molti giorni di anticipo. Sia questo che il New Tales from the Borderlands. E che più che altro è che manca il payoff per la seconda ora. Cioè, io solitamente cerco di non giudicare un evento se ci sono dei leak, perché sono cose, ripeto, indipendenti dagli organizzatori dell'evento. Non posso dare voti negativi perché è una cosa che non è nelle loro di cui non sono responsabili è successa. Non posso, sarebbe disonesto. Il problema è che per l'appunto non ce la faccio comunque sia a promuovere la seconda metà dell'evento per tutto il resto che è successo. Purtroppo abbiamo sempre il problema della seconda metà che poi cade, proprio cade. Il crossfire me ne frega proprio una vera mazza. Tra l'altro la seconda metà ha pubblicità più lunghe. Non so se avete notato, la seconda metà ha pubblicità più lunghe. Accidenti. Oh, è la mia impressione, le pubblicità sono più lunghe la seconda metà. Dai, torniamo ai trailer, dai, su, torniamo ai trailer. Oh, altre award. Now it is time for a final award. But don't worry, there is more on Saturday, so make sure to not miss our award show on Saturday. But here are your nominees for the most wanted Sony PlayStation game. The Dark Pictures, The Devil in Me. Lies of P. One Piece Odyssey. Ah, più il titolo PlayStation più And the winner voluto, vediamo. Lies of P.
Ah, Lies of P, ok, ci sta anche per quello che ho visto oggi, soprattutto. The award is Ji-won Choi, Project Director at NeoWiz. The stage is yours. Oh, thank you. First of all, I'm very proud of my team members, and we always do our best to live up to our team's name enough. And finally, do you know BTS? Like BTS in Korean pop, will be enough in the Korean gaming industry. Thank you. 감사합니다. Thank you. Congratulations once again to Lies of P. Thank you so much. And yes, that's it from me for tonight. But before I say goodbye, neanche mostrano quelli per I want to Nintendo bring your Switch. attention to a more serious matter. The past 5 months of war have been devastating for the Ukrainian families, and UNICEF and partners on the ground are supporting those in need. And of course, funds are needed. So please consider donating at unicef.org. Ok, questa parte non la posso condannare, ovviamente. Yes, we have to take care of each other. Gamescom also supports the development of Antura, the language learning game for Ukrainian children. Antura is based on an app which was made for Syrian war refugees to learn the local language. And I mean, in times like this, it is more important than ever to take care of each other. And I hope you keep that in mind, not only for Gamescom this week, but way after. Thank you so much. That's it from me, and have a wonderful Gamescom. Jeff? Back to you. Thank you, Melly. Great to have you with us. We got a few more games to go. Now, one of the great things about Gamescom is we love to profile games made in Germany. And this next game was made by 4 students in Berlin. It was a big success on Steam, and now it's coming to a new platform, and we've got the announcement right now. Che cos'è questo? Annuncio per Switch, tra l'altro. Aspetta, cos'è? Quindi il titolo che è uscito prima su PC, da sviluppatori tedeschi. Esplora biomi colorati. Trova nuove zone da esplorare. Costruisci mondi carini. Dorf Romantic. Ammetto di non averlo mai sentito, giuro. Ammetto di averlo mai sentito. Cute, beautiful. Now we're gonna get dark. The Outlast Trials. You guys excited for this game? The Outlast Trials, we showed you last year at Gamescom Open Night Live, and we haven't heard anything mancava quello, since really from the mi sa che team. mancava quello tra i titoli presenti nell'immagine dei vari titoli che sarebbero stati comunque presentati qua. On when you might get to play it. Oh, abbiamo anche la data. Vai, vai, vai. To create constant pressure. Absolutely. Feel your control. Bring that fucking law! Oh no, tortura, giustamente. Ovviamente. All'arancia meccanica. Ah, sex ho visto anche... Ovvio, no. Look at that pretty face. E in effetti Trials, giustamente. Le prove se riesci a vivere o meno. O muori o rimani o vivi, però... Oddio, così non vivi. Senza, con un coltello conficcato nel cranio non vivi. Non è molto vivere quello. Chemical encouragement. Doctrine of a person. This is for your own good. The final confession. Au! Oddio! È un po' forte! L'immagine così ravvicinata era un po' forte, un po' fortina. Uè, papà, posso vedere la Gamescom Opening Night Live con te? Certo, bambino mio. C'era comunque l'avvertimento, però. Sì, le prove, chiaramente le prove. Close beta fine ottobre, ok.
That's right. Some people will get to play something this year, the Outlast Trials. All right. Ah, bene. Next up, we've got a tease of the first release from Embark Studios, which a lot of the veterans that worked on the Battlefield franchise in Stockholm, Sweden. They've got a shooter wrapped in a game show giusto, perché non è format. Ark, che era l'altro titolo che doveva uscire, questo nome è stato rimandato. C'è un altro titolo che esce in realtà prima per Embark Studios, se non sbaglio. In it. The full reveal is coming later in September. You can sign up starting now to get in. Perché sarà? Non mi dire che per l'evento io. Oh no, Geoff, non mi dire che hai sotto confermato un evento Sony. Oddio, questa è la mia mente che vola. Per l'evento Sony ci sarà il titolo Embark con un teaser più completo a quell'evento. Non sarebbe impossibile. Non sarebbe impossibile. In realtà è per Steam, però non ho capito perché mettere un teaser ora a questo punto. Vabbè, sarà per la versione... Allora, se ho ragione io, abbiamo il trailer totale. E finisce con Dead 2 sul serio! Vabbè, comunque sia, quindi sì. Cioè, teaser inutile. Cioè, ho visto qualcosina, ma proprio colorato, ma comunque inutile. Più che soprattutto sapendo che ci sarà di più a settembre. Ma manco 15 secondi, mi sa, Guarda che mal di testa, non mi sveglio così da 8 anni. Non è più il 2014, cosa? Non mi piace quell'occhio così, Sicuro di voler uscire in quel modo con il fucile? Ah, vabbè, tanto... Vedo che la casa non è più nelle migliori condizioni, quindi tanto vale. Fai da colice. Sbattere in faccia a qualcuno. Tanto sono tutti zombie. Vabbè, dai. Ma se utilizziamo il fucile senza sparare. Potresti anche sparare... magari non ha munizioni, vero? E si infila bene però il fucile. Oh. Vabbè, vai anche a fare la spesa, tanto non c'è più nessuno che ti può disturbare. Non hai bisogno neanche di andare alla cassa, tanto non ci sono cassieri. Potrebbero esserci zombie, ma ecco, per l'appunto, ma cassieri no. Ma il fucile, scusa? Ecco qua. Una giornata di duro lavoro. Cosa vuoi che ci sia in televisione? Ah, ce l'hai allora una munizione per il fucile. Però perché con questo... un po' esploso. Funziona il televisore oppure no? Mancano le pile, devi andarla a comprare allora. Beh, c'è una nuova avventura da fare. Magari a questo punto con una bella katana. Un po' più di stile, dai. Oh, ecco qua. E là! Come va, vicini? Ne ho ammassati 5 stamattina. Cinematica che ci sta. Alexa Game Control, che cosa sarebbe esattamente? Scusate. Cos'è Alexa Game Control? No, scusate, cos'è Alexa Game Control? Che cavolata è Alexa Game Control? Qualcuno mi aiuti? Pensavo almeno Amazon Luna, ma Alexa Game Control mi ha un po' sconvolto. Thank you, Jeff. It's great to be here. So you just met Jacob, and he is just one of our 6 playable characters. Okay. Our zombie slayers have larger-than-life personalities and unique dialogue, which fits in with a very pulpy and irreverent tone, as you could tell. I see the tagline there, see you in Hell A, so it looks like we're heading to Los Angeles in this game? Oh mio Dio, i giochi di parole sono kind of a love belli letter forti to oggi. classic cult Hollywood horror B-movies, so where better to set it than in Los Angeles?
sort of a modern paradise gone to hell. Well, yeah, it looks cool. It's obviously over the top. I know you're working on the narrative for it. This game has been, long awaited for many, many years. You guys have been working on it for a few? Yeah, I'm sure some fans would agree with you. It has been long awaited, but Deep Silver Dambuster Studios started work on it about 4 years ago. We were really lucky. We got to build it from the ground up. We got to focus on what we love about the franchise, the over-the-topness, and we think we've got a really great action RPG out of that. So let's talk about the gameplay. We saw the CG piece, obviously, but what can we expect from the gameplay when you show it? So Dead Island 2's gameplay is all about experimenting with your preferred zombie slaying methods, just kind of going nuts. It's a combat toy box of close quarters melee brutality with a few guns for fun. Okay, well, can't wait to learn more. When are we going to get to see more, see some gameplay of it? You want to see some gameplay? I think we want to see some gameplay. You guys want to see the gameplay? Oh, se finisce col gameplay, però almeno, almeno. Let's do it. Here's your first look at the gameplay of Dead Island 2. Thanks, Khan. Almeno. Non soltanto cinematiche. Dai, almeno. Non si presenta male, da quello che vedo. Stand the fuck back. It's hammer time. It's hammer, oh mio Dio, anche It's hammer. Ah, censurato. Però la parte così no. Scusa. Cioè, mi censuri la parte dove rimuovi la testa, ma non dove la testa è stata già rimossa. È fortina anche e questa però non la rimuovi neanche, va bene. Wow. Sounds like you're the star of the show now. Va bene. Oh. Molto carico vedo come titolo. Giustamente nope. Ah, qui però l'hai mantenuta la censura. Sono molto riverente. Ecco appunto, quella è la parente della vecchia di Watch Dogs Legion. L'ho riconosciuta. Un attimo, con calma, This is beyond insane. Mamma. Di base può essere divertente, perché sembra essere appunto uno di quei giochi che ti dà più possibilità per poter interagire, per poter ammazzare zombie, vabbè. Bisogna vedere quante ne dà e come. And believe it or not, there is an uncut version of that trailer you can watch online if you want to see even more. D'accordo. That's Dead Island 2 coming in February, and that is going to wrap up all the reveals for Gamescom Opening Night Live 2022. It's been a fun show, but before we go, I just want to say I hope everyone has a great Gamescom. Okay. There's lots of live streams for the next couple of days, lots of things for you guys to go and play and check out here on the show floor. And as for me and the team, well, we're going to go back to Los Angeles and get ready for the Game Awards 2022, which I'm excited to announce. A quello vi ho visto già, non farò reaction live anche perché è di notte e non mi azzardo ad alzarmi la notte per una roba del genere. Magari sì, nel letto, comodo, ma senza fare live. Allora, rapide conclusione che poi vado a mangiare. Direi meglio del Summer Game Fest, perché forse c'erano anche aspettative minori. Devo essere sincero, questa volta Geoff Keighley, vabbè, che in effetti già per il Summer Game Fest Geoff Keighley ha cercato di stemperare un pochino le aspettative, però comunque sì, però poi in ogni caso ovviamente è stato proprio di un pacing mortale. Qua è stato un po' meglio per la prima parte. La seconda ha avuto alcune cosine, ma ha avuto anche tanti altri momenti, cioè il podcast di Kuchima, la macchina di Pokémon, e proprio momenti di poi anche pubblicità allungate, perché sì, ho notato che si sono allungate, momenti proprio che potevamo evitare. Purtroppo la seconda parte ha sofferto del problema di molti eventi Geoff Keighley, ovvero l'allungamento eccessivo dell'evento per gli spot pubblicitari, e abbiamo fatto 2 ore.
proprio 2 ore precise, sono le 10 di sera, spaccate. Direi se il Summer Game Fest è stato un evento personalmente da 4,5, questo direi 5,5 proprio a caldo. Perché Sonic Frontier si è presentato bene. Secondo me il miglior trailer fino ad ora. E c'era anche del gameplay. Poi abbiamo avuto Return to Monkey Island che esce molto prima di quanto pensassi. Poi abbiamo anche avuto un po' di Hogwarts Legacy, però purtroppo... cazzarola però, J.K. Rowling, se tu non fossi così transfobica, così maledetta, che poi in realtà c'è anche a dire che queste credenze di J.K. Rowling purtroppo si sono riflesse anche nell'opera, cioè io mi sono sconvolto a riflettere sul fatto che ad esempio il nome di un personaggio, una delle persone, diciamo, una delle ragazze che piacevano ad Harry, a parte Ginny, prima, Cho Chang, cioè, non so se mi spiego, Cho Chang come nome per una ragazza orientale, credo se non sbaglio era cinese di origine, Cho Chang, è proprio lo stereotipo che che viene trasfuso nell'opera, per non parlare anche degli altri personaggi, come ad esempio Rigby, che sono chiaramente sono ispirati anche o comunque anche tutti gli altri elfi che sono ispirati dagli stereotipi degli ebrei. E infatti anche questa parte di tema un po' strana degli schiavi elfi che sono coinvolti, e non lo so, in effetti quella parte è un po' particolare, un po' la noti. Però cazzarola, Callisto Protocol sembra comunque sempre interessante. Lies of P mi piace molto. Lies of P è uno dei titoli che mi è piaciuto di più durante a vedere. Purtroppo c'è sempre lo spazio dedicato ad Hoyoverse per Genshin Impact, va bene, ma anche per Honkai Space Trial, come si chiama lui. E vabbè. Dead Island 2 è stato il closer, che sarebbe stato un bel closer, e che è un bel closer, anzi. È un buon closer. Almeno non sei dilungato con l'intervista come ha fatto con The Last of Us Part 1. Almeno ti ringrazio di questo, Geoff Keighley. Almeno ti ringrazio di questo. Anzi, abbiamo visto anche del gameplay. Ok, quindi anche per questo che do un voto migliore a questo evento. Un po' di pesi migliore per una prima parte, la seconda parte... Poi davvero tanto spazio, tanto spazio, con titoli già conosciuti, con altri annunciati. Non so come vedere questa cosa. Almeno Moonbreak è quello di Unknown Worlds, almeno era una cosa diversa. Però tanto... E Everywhere c'è cazzarola, però Everywhere mi intriga perché... è un titolo che sembra essere tutto, ovviamente tutto quanto, ma vorrei capire come. Ed esce l'anno prossimo comunque. Quindi in sostanza comunque sia, se proprio massimo 6-, però penso più sul 5,5 della seconda metà, perché proprio proprio qua mi è rimasta la seconda metà, qua. La macchina di Pokémon, e il podcast di Kojima, ma non qua. Oh, che poi in effetti la prima metà ha avuto anche il controller PlayStation, il grande annuncio PlayStation dell'evento, il controller Elite, quello speciale customizzabile, che è figo, ma non puoi averlo come annuncio qua, non puoi. Non puoi. Ok. Direi che... allora, non averlo proprio, se proprio deve essere quello lì, non averlo proprio, lascia che Sony l'annunci per conto suo. Detto questo... direi che va bene così. Vi ringrazio per la presenza. Ci si vede domani con la programmazione, se tutto va bene, con Xenoblade Chronicles 3. Spero di vedervi anche là, che si va avanti con la storia. Là c'è da vedere, c'è da fare. Ci vediamo quindi domani nel caso. Per tutti gli altri comunque grazie per essere stati qui, per aver partecipato, per essere stati in chat, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie ancora.